Allora, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a Trieste, benvenuti a Trieste nelle giornate della Barcolana, benvenuti al Sea Summit. Il mio nome è Giorgio Sulligo e sono professore all'Università di Trieste, mi occupo di sistemi elettrici per l'energia, che è uno dei temi diciamo di quest'anno, il claim di quest'anno di Barcolana è energie positive, e quindi nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di essere coinvolti e collaborare con il programma del Sea Summit di quest'anno, certamente non potevamo rifiutare. Barcolana è sport, è natura, è da sempre solidarietà, è da sempre attenzione all'ambiente e anche il Sea Summit si muove ideato con questa finalità. Attenzione a quello che riguarda il futuro, parleremo oggi di transizione energetica, transizione digitale, di come ci si adatta, di come si trovano soluzioni, di quali sono gli attori che possono aiutarci a prefigurare, a progettare questo cambiamento. Pertanto nella prima parte della mattinata parleremo di rivoluzione mare, Sea, Underwater Economy, nuove tecnologie per il settore marittimo. Lo faremo, come dicevo, con diversi attori, dal sistema bancario e dei finanziamenti, alle start-up, a chi fa scienza, a chi fa tecnologia, a chi prefigura e presidia gli interessi dell'Italia sul mare, sotto il mare e nei diversi domini che si stanno, diciamo che interagiscono ormai, che si stanno integrando sempre di più. Tutto questo richiede soluzioni, richiede tecnologia. Noi sappiamo per certo che porterà investimenti anche molto rilevanti, quindi opportunità di sviluppo anche per questo territorio, che è un territorio che, come vedremo e come vedrete dai relatori di questa mattina, ha realtà importanti che competono a livello internazionale e che oggi ci racconteranno alcune parti, alcune storie e anche alcuni progetti molto interessanti. In particolare do il benvenuto, vedo un buon numero di studentesse e studenti dei nostri istituti di formazione, questo mi fa particolarmente piacere perché parliamo un po' di futuro, quindi parliamo anche di come pensare a trovare un ruolo in queste dinamiche, a costruirsi una carriera, a costruirsi un percorso interessante, un percorso che possa portare, che sta già in realtà portando, ricadute positive. Questo ne parleremo nell'ultimo panel con qua sarà presente l'assessore Rosolin, parleremo anche poi giustamente delle politiche che devono accompagnare questo, della pianificazione, quindi anche di come diciamo, le istituzioni, le regioni in primis, che insomma gode della sua autonomia e può consentire quindi di creare il giusto quadro di regole, di incentivi, di pesi, di strutture per poter facilitare e mantenere, rendere auspicabilmente ancora più competitivo questo territorio e questa comunità. Allora io vorrei iniziare chiamando sul palco per il primo panel, la prima chiacchierata in realtà, da parte di Unicredit. Vorrei chiamare il dottor Dino Candusio, che è Area Manager Corporate Friuli Venezia Giulia di Unicredit, lo invito a raggiungerci a sedere sul palco, e Stefano Finco, CEO e founder di Armare, con i quali iniziamo la prima parte della chiacchierata di questa mattina. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Allora, stiamo parlando di progettualità. Le progettualità ovviamente per come dire, non essere vane hanno bisogno di strumenti finanziari. Questi vediamo che si evolvono, i prodotti si evolvono. Il territorio stesso e gli operatori, okay,
hanno certamente bisogno di partner da questo punto di vista che stiano vicini, che comprendano queste dinamiche. Quindi inizierei con te. Dino, se puoi iniziare intanto a descriverci, non la banca, ma insomma prodotti mirati a questo tipo di discorsi che ho appena introdotto, perché poi andremo alla fine a vedere anche quanto alcuni prodotti, servizi vanno incontro al tema del blue, diciamo, al tema della blue economy, c'è un qualcosa sul quale effettivamente si va a guardare, è possibile investire, è possibile pensare a dei ritorni positivi. Prima di tutto grazie dell'invito e ben trovato a Stefano. Colgo l'assist che tu hai fatto nella presentazione di prima. Tu hai parlato di transizione. Giorni scorsi, quando sapevo di venire qua, ho pensato un po' al significato di transizione. E faccio una premessa, no? Ma che momento stiamo vivendo noi? E mi sono cercato su Wikipedia il significato di transizione. Transizione è un cambiamento di stato, un cambiamento di condizione che può essere sociale, economico, ambientale, a 360 gradi. E ho pensato, ma noi stiamo veramente vivendo un momento di transizione in chiave ESG, quindi non solo ambientale, guardando tutte le tridimensionalità, o no? E mi sono tirato giù alcuni numeri. C'è un report dell'Unione Europea recente dove ci dà 3 dati. Il 75% degli investitori, dei dati onestamente che mi hanno anche stupito, il 75% degli investitori prima di investire verificano la connotazione ESG. Il 41% dei consumatori, devo essere onesto, io non sono tra quelli, prima di acquistare un prodotto guarda sul packaging se c'è una connotazione ESG. Un europeo su 2. Ripetiamo, ESG sta per? ESG, grazie della domanda, ha una tridimensionalità, quindi ha la chiave, la connotazione ambientale, ha una connotazione sociale, ha una connotazione di governance. Pensiamo anche al mare. Oggi siamo ad un evento che si chiama Sea Summit. Quando parliamo di mare c'è una connotazione evidentemente ambientale, una dimensione ambientale. Il mare cattura la maggiore risorsa, la più importante per catturare il CO2, quindi la connotazione ambientale la vediamo. C'è una connotazione sociale. Oggi noi celebriamo un evento che si fa sul mare. C'è una connotazione di governance, di cooperazione tra i vari stati per andare a tutelare una delle principali risorse che abbiamo. Quindi dicevamo, viviamo un momento di transizione o non viviamo? I numeri che dicevo prima mi indicano che noi stiamo vivendo probabilmente un momento di cambiamento, riprendendo la definizione della Treccani, epocale. C'è un altro dato che mi ha stupito. Noi lavoriamo quotidianamente con le aziende e la prima cosa che ci dicono gli imprenditori oggi è facciamo fatica a trovare talenti, facciamo fatica ad attrarre talenti, facciamo fatica a tenere i nostri talenti. Nel report dell'Unione Europea di cui parlavo prima, l'87% dei lavoratori dipendenti europei preferirebbe lavorare in un'azienda che ha delle chiare strategie ESG. In questo senso ho vicino a me Stefano che già dal suo nome ha una forte connotazione con il mare, è partito anche con un aneddoto sul nostro sistema, sul suo rapporto col sistema bancario, perché con la premessa che ho fatto, sistema finanziario, sistema imprenditoriale, banche, tutti quanti hanno un ruolo fondamentale nel aiutarci l'un l'altro a fare questo cambiamento che più che finanziario, più che industriale, è un cambiamento culturale, un cambiamento di mindset. Quale sarebbe l'aneddoto, che non sarà il cognome l'aneddoto, ma insomma chiedo a Stefano di presentare al mare e... Sì, credo che prima di parlare, di raccontare l'aneddoto, sia il caso di presentare un po' l'azienda per capire, per inquadrare un po' il contesto. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito al professore e a Dino. Oggi è un'occasione per parlare appunto della storia di un'azienda che nasce
più di 200 anni fa. La mia famiglia si occupa di produzione di cordami e 200 anni fa è un numero ipotetico, perché il bisnonno di mio bisnonno già produceva cordami, quindi potete immaginare che 200 anni sono facilmente raggiungibili. Ma la mia famiglia nasce in Veneto e subito dopo la Prima Guerra Mondiale si trasferisce in Friuli, precisamente a San Giorgio di Nogaro, dove trovano un ambiente un po' più aperto, più facilmente attaccabile dal punto di vista del mercato, no? In quanto mancavano delle corderie. Le corderie erano presenti solo nelle grosse città, Trieste, Udine, Pordenone, e quindi trovano un territorio un po' sguarnito. Poi c'erano i 2 porti, Grado, Marano, Lagunare, con i pescatori, ma c'era un'entroterra con un contesto agricolo molto importante. Le corde una volta erano vendute molto più per usi agricoli che per usi marini in realtà. E quindi il mio bisnonno si trasferisce a San Giorgio di Nogaro con i 3 figli, gli unici 3 superstiti dopo la Prima Guerra Mondiale. Aveva perso credo 7-8 figli già, per malattie, anche la moglie, e quindi si trasferisce a San Giorgio e procede l'attività di produzione di cordami nella Bassa Friulana. Da più di 100 anni, quasi 100 anni, insomma, siamo locati a San Giorgio di Nogaro. In questi 100 anni l'azienda si è trasformata notevolmente. Mio padre è subentrato a mio nonno, io sono subentrato a mio padre. E appunto l'aneddoto adesso si collega abbastanza facilmente, in quanto nel 97 mio padre decise, rientrati dalle ferie estive, mi comunicò che aveva deciso di vendere l'azienda, di vendere tutti i macchinari, tutti i beni dell'azienda. Era lunedì mattina e mi disse che il venerdì sarebbero arrivati dei camion per caricare tutto quanto e che lui non voleva più proseguire con l'attività. Ovviamente lì ci rendemmo conto, io e i miei familiari, che purtroppo era subentrato un esaurimento nervoso di questa persona, e chiese a mio padre se avessi avuto la possibilità di rilevare l'azienda e di pagare il prezzo che lui aveva già concordato con qualcun altro. Mi disse di sì, chiesi qual era il prezzo, me lo disse e decisi di fare un giro negli istituti bancari del paese che conoscevo per cercare di reperire un finanziamento per poter rilevare l'azienda. E feci il primo incontro nella banca che ritenevo più amica e il direttore mi disse guarda, purtroppo non possiamo finanziarti perché non hai storia, sei giovane, non hai esperienza, eccetera, eccetera. Sentivo che c'era un'aria strana, però ho pensato, vabbè, ci sono altre banche, andiamo a visitare altri. Quindi mi recai in altri istituti e da tutti ricevetti la stessa risposta, nessuno mi finanziò. Passai 2 giorni veramente brutti, perché poi io avevo 27-28 anni, avevo sempre lavorato in azienda, quindi da un giorno all'altro rischiavo di perdere il lavoro e anche diciamo, quello che mi piaceva fare. Però durante una delle notti in bianco pensai, ma sono andato a chiedere i finanziamenti solo nelle banche che conosco, vado in un paese vicino, mi sposto 10 km, vado a Cervignano del Friuli, entro nella prima banca che trovo, racconto la storia e il direttore mi disse guarda, penso che ci siano possibilità di poterti finanziare. E quindi nel giro di una settimana riuscii ad avere il finanziamento che mi permise di rilevare l'attività, l'azienda dal papà, li pagai e ripartii con un nuovo nome. La ditta si chiama Armare e Armare era già in realtà un'azienda, perché io il sabato e la domenica durante la settimana lavoravo nell'azienda del papà e il sabato e la domenica andavo a installare i prodotti che si producevano in manifattura San Giorgio, questi cordami, queste cime, le installavo sulle imbarcazioni, facevo lavori di rigging, come si dice, sulle imbarcazioni. E quindi proseguì con questo nuovo entusiasmo, eccetera, eccetera, insomma, e tutto andò per il verso giusto.
Bene. Non eravamo noi la banca che l'ha finanziato, so che tutti stanno pensando. No, non era Unicredit. Stando solo un po' più sul generale, diciamo, siamo ancora così oggi, oppure come appunto ci poniamo rispetto a queste idee, a queste proposte? Allora, siamo partiti da una disamina del contesto epocale per cogliere al meglio le opportunità di questo contesto. Bisogna partire dalla struttura, sia l'azienda nella quale lavoro io che l'azienda di Stefano hanno rivisto i loro modelli di servizio in chiavi ESG. Noi abbiamo una struttura ESG, un modello di servizio ESG che ha una mission principale: accompagnare i clienti nel percorso con dei prodotti che vedremo adesso, accompagnare i clienti a 360 gradi in un percorso virtuoso verso la sostenibilità di cui parlavamo prima, sociale, economica, ambientale. Però con un presupposto, questo è un po' il messaggio che cerchiamo di dare nella nostra quotidianità. Noi cerchiamo di appoggiare tutte le nostre imprese clienti, anche le persone fisiche, a prescindere dal punto di vista aziendale, del sizing, della dimensione, del fatturato, a prescindere dal livello di competenze ESG. È un nostro percorso inclusivo. Cerchiamo di accompagnare tutti verso una maggior sensibilizzazione, verso un cambio di mentalità. La domanda può essere: ma perché? Chi te lo chiede? Perché avete messo una struttura ESG noi e Stefano adesso ci racconterà cosa ha fatto nella sua azienda? Da una parte ce lo chiede il mercato. La struttura di mercato italiana è formata da filiere produttive dove ci sono tendenzialmente dei capi filiera, dei nomi importanti che ho visto anche nel panel, che gradiscono e stanno lavorando per costituire delle filiere, delle strutture ESG. Dall'altra parte c'è un discorso proprio legislativo, normativo. Alcune disposizioni normative Unione Europea obbligano e obbligheranno le aziende, le banche, gli istituti finanziari in primis a delle rendicontazioni in termini di sostenibilità, e favoriranno sempre di più questa transizione, favoriranno sempre di più questo passaggio verso un mondo più sostenibile. Dobbiamo farlo, è stabilito dall'Unione Europea, e la strada ormai è segnata e non si torna più indietro. Stefano, dopo anni si è andati avanti, sono arrivati nuovi prodotti, sono arrivati riconoscimenti importanti. Sì, diciamo che proprio sull'onda di quello che Dino ci ha appena raccontato, appunto, di questa nuova tendenza e questa nuova necessità di dotare le aziende di questi criteri ESG, abbiamo iniziato un po' di anni fa un percorso veramente impegnativo, ma anche che dà molte soddisfazioni. E quindi abbiamo cominciato a studiare proprio all'interno dell'azienda quelli che sono le vere problematiche ambientali. Ci siamo rivolti a un consulente, la dottoressa Anna Bortoluzzi, che tra l'altro è veramente una persona molto preparata da questo punto di vista e che ci ha formati. Abbiamo fatto corsi di formazione, abbiamo cominciato a studiare quali sono le vere problematiche ambientali in tutti i termini, perché oggi parlare di ambiente non è solamente il packaging, se è riciclabile o non è riciclabile, ma c'è molto di più dietro questa parola. In ogni caso abbiamo iniziato questo percorso che però ha cominciato a evidenziare anche problematiche di altro tipo. Quindi dietro le problematiche ambientali ci sono anche problematiche sociali, e quindi abbiamo cominciato a guardare con un'ottica diversa anche le relazioni sociali all'interno dell'azienda e al di fuori dell'azienda. Quindi tutto quanto si lega e si collega proprio in un modo naturale. ESG è anche governance, no? Come diceva prima Dino, noi da moltissimi anni abbiamo iniziato un percorso diverso da quello che è il solito fare nelle piccole aziende. Noi siamo una piccola azienda, siamo una quarantina di persone, fatturiamo circa 7,5 milioni all'anno, anche se in continua crescita, però insomma non siamo una grossa azienda.
però abbiamo iniziato un percorso anche di analisi per la gestione dei costi, per l'analisi appunto, il controllo dei costi e il controllo dei costi industriali, e questo è oggi fondamentale per tutte le aziende. Quindi collegare l'aspetto ambientale, sociale e di governance è fondamentale per poter evidenziare le problematiche e anche a volte cose che non fanno molto piacere agli imprenditori di vedere nella propria azienda, ma che servono per poter affrontare il futuro con una maggiore serenità. Grazie. Abbiamo ancora tempo per un giro, diciamo, Sì. di domande in questa chiacchierata. Dino, due cose volevo chiederti. Sì. Rispetto a questo caso, diciamo, come lo vedi Friuli Venezia Giulia, un po' la dinamica, anche, anzi soprattutto delle PMI, no? Ok. E poi cosa ci lega poi più nel concreto a Barcolana e anche, insomma, ad alcune punte ai quali si è arrivati anche grazie a questa operazione che non svelo adesso, ma insomma sono molto timely in questo momento e molto rilevanti. Ok. Mi metti un po' in difficoltà perché adesso devo dire i triestini friulani o i friulani triestini, non so quale dire per primo. Friulani triestini, siccome si chiamano Friuli Venezia Giulia. Più tardi avremo l'assessore regionale, lo chiediamo a lei. Ok, i friulani triestini anche in questo caso sono stati virtuosi, nel senso che io lo vedo quotidianamente quando vado dai clienti, trovo una sensibilità che mi stupisce. L'idea che parlavamo prima tridimensionale, quindi non solo la connotazione ambientale, anche la connotazione di governance o la connotazione sociale, è un tema fortemente sentito dai nostri imprenditori, che sanno benissimo che oggi il vero costo è non investire. C'è un costo della mancata sensibilizzazione, della mancata sensibilità verso fare investimenti che è quantificato. C'è un rapporto che quantifica in una misura che va dal 2 al 7%, diciamo mediamente il 5% rapportato al fatturato, come costo del mancato investimento in ESG. Ma tutto sommato, se noi vediamo come si muovono le aziende del Friuli Venezia Giulia, vediamo che ci muoviamo bene, siamo virtuosi. Negli ultimi 5 anni, Friuli Venezia Giulia, un'azienda su 3, più di un'azienda su 3, 35% delle aziende del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato investimenti ecosostenibili. Il dato che mi ha stupito è sugli occupati. Noi viviamo in un'epoca, in un momento in cui le persone sono al centro di tutto. 14% degli attuali occupati in Friuli Venezia Giulia, dato virtuoso in Italia, siamo tra i più bravi in Italia, hanno delle professioni con connotazioni green, con connotazioni ESG. Ma il dato che mi stupisce ancora di più è che nell'ultimo anno il 37% degli assunti in Friuli Venezia Giulia, quindi quasi un assunto su 2, ricopre una mansione green, una mansione ESG. Chiudo, poi lascio la parola a Stefano. Loro sono un'azienda virtuosa, hanno investito, noi abbiamo finanziato un pesante piano di investimenti che hanno sostenuto in chiave ESG, quindi loro sono la rappresentazione di questa eccellenza che abbiamo noi in Friuli Venezia Giulia, una delle tante. Chiudo, dopo lascio la parola a Stefano rispondendo al tuo assist, che legame c'è tra sport e mare, come si colloca Unicredit, in quest'oggi parliamo di una grande manifestazione sportiva, nasce come una manifestazione sportiva. Noi lunedì abbiamo presentato la sponsorizzazione alla Parasailing Barcolana, che è un evento collaterale della Barcolana dove andiamo a sostenere l'inclusività e la parità di tutti gli atleti all'atere della Barcolana. Ragionavo dopo la conferenza stampa con Mitja Jaluz e in effetti vedevamo che con ogni probabilità non esiste un evento al mondo dove tutti gareggiano sullo stesso campo di gioco. Quindi il mare è veramente un veicolo, in questo caso, di socialità, di inclusività totale a 360 gradi. Non esiste un veicolo di socialità come il mare e lo vediamo in questi giorni nel Parasailing Barcolana.
Sponsorizziamo anche un secondo evento che è fortemente collegato col mare, dove stanno gareggiando a Barcellona, però su Stefano questo è più ferrato di me, io non ne parlo neanche, non lo nomino neanche, perché so che lui, come dire, lo vive in prima persona. Sì, sì. Diciamo che Armare dal 2016 è fornitore di tutti i cordami, le cime che Emirates Team New Zealand utilizza. Quindi diciamo il team che detiene la Coppa America in questo momento è appunto il team neozelandese, noi con loro collaboriamo dal 2016. Anche qui c'è un aneddoto particolare in quanto è veramente stata una casualità per me, in quanto era il 23 di dicembre del 2016, io stavo lavorando per chiudere le ultime cose per la chiusura dell'anno e poi c'erano, insomma, per poter godere qualche giorno di riposo durante le vacanze natalizie, e erano le 5:30 di sera, forse anche un po' più tardi, e squilla il telefono, pensavo fosse mia moglie che mi chiamava all'ordine e non volevo rispondere. A un certo punto insisteva e ho risposto, e dall'altra parte mi parlava una persona in inglese, anche con un accento abbastanza stretto, non proprio semplicissimo da comprendere, e mi disse che era interessato ad avere un incontro con l'azienda, appunto con qualcuno dell'azienda, e capì che si trattava proprio di un responsabile tecnico di Emirates Team New Zealand. Al momento pensai anche a uno scherzo di un amico che è molto bravo a fare queste cose, però poi realizzai che invece era proprio una vera telefonata, e quindi fissammo un appuntamento per gennaio, e a gennaio mi incontrai e da lì iniziai a collaborare con questo team. Come tutte le belle storie, ci sono anche degli aspetti molto impegnativi da questo punto di vista, perché lavorare con un team così importante, così esigente, richiede tutta una serie di analisi interne. Questo però è servito per appunto darci una mossa, e abbiamo cambiato completamente anche la nostra visione di produzione, anche ci siamo attrezzati dal punto di vista tecnico in maniera ancora più forte rispetto a quello che eravamo, proprio per far fronte a queste crescenti esigenze. C'è da dire anche che da pochi giorni, per esempio, la nostra azienda è stata la prima azienda al mondo a presentare, certificare 2 EPD di prodotto, e si collega notevolmente al mare, all'ambiente, allo sport, perché queste certificazioni permettono anche all'utente finale di capire e valutare in maniera precisa quanto il prodotto che stanno acquistando impatta sull'ambiente, in termini di consumo di acqua o con altri dati tipo il carbon footprint. Il tutto ovviamente ha una valenza veramente importante, proprio perché noi ci rivolgiamo al settore marino, e quindi sappiamo benissimo quello che sta accadendo in tutto il mondo nei mari, quindi insomma è un qualcosa che credo sia veramente importante. Ma noi siamo curiosi, tu tifi New Zealand o Luna Rossa? Io tifo New Zealand, mi dispiace per Luna Rossa, in realtà avrei voluto vedere una finale fra Luna Rossa e Team New Zealand, però ecco, una cosa importante è proprio, a questo punto la devo dire, è l'approccio con cui Luna Rossa si è presentato a questa regata. Avete visto che hanno perso più per le rotture che per l'incapacità anzi, probabilmente era anche un team molto forte e molto preparato, ma anche l'aspetto tecnico è veramente fondamentale, e purtroppo a volte su questo ci inciampiamo, mentre gli altri avete visto che sono stati tutti hanno avuto risultati secchi senza mai nessuna rottura. Le rotture sono purtroppo anche importanti per far capire quanto sono stati attenti alla scelta dei materiali, purtroppo non usano le nostre cime, e quindi... Bene, Stefano, Dino, vi ringrazio, insomma direi una bella storia. Grazie. A partire insomma dalla caparbietà, orgoglio, capacità di un imprenditore. Di mezzo c'è quel direttore di banca di Cervignano, perché sì. E questo è un passaggio attraverso il quale si passa sempre. E
il sistema, diciamo, l'esempio e l'approccio, diciamo, di una banca moderna oggi. Diciamo che è una bella storia, sono esattamente le storie che Barco Analysis Summit vuole non solo raccontare ma anche aiutare a costruire. Certo. Okay. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. E noi proseguiamo le nostre chiacchierate di questa mattina, cerchiamo di essere dinamici. Io chiamo sul palco Fortunato Costantino, direttore Human Resources, Legal and Corporate Affairs di Kuwait. Buongiorno. E assieme a Layal Andreoletti, Head of Enviro Projects di LifeGate. Buongiorno, e noi adesso parliamo invece di un progetto che si chiama Kuwait Sailing for Change, legato alla tutela dell'ambiente marino con la collaborazione scientifica di LifeGate. Qui chiedo anche a voi, diciamo, tanto una breve presentazione. Comincerei con Fortunato. Allora, Kuwait, siamo sull'oil and gas, no? Anzi sull'oil più che sul gas, che potrebbe apparire magari più distante da questo tipo di discorsi, questo tipo di approccio. In realtà vediamo che non è così. Riparliamo di ESG, quindi è un punto che la inviterei a comunque un attimino a sottolineare e ripetere in modo che rimanga un messaggio, tanto per cominciare. Poi andiamo a vedere un pochettino che cosa fa Kuwait per la sostenibilità e come si arriva a LifeGate. La ringrazio anche perché lascerò comunque alla passione e alla competenza di Layal di raccontare la straordinarietà di questo progetto e dell'immenso valore in termini di ESG e di sostenibilità che racchiude. Però la domanda che mi ha fatto è fondamentale, perché il tema critico è proprio comprendere come imprese, tra l'altro se impegnate in settori tradizionali della produzione, possano declinare con effettività i valori ESG. E si tratta anche di comprendere come le aziende possano declinare una governance effettiva della sostenibilità all'interno dei propri modelli di produzione e dei processi industriali. Kuwait, che lei ha in qualche modo e anche per certi versi giustamente assegnato al tradizionale settore dell'oil, in realtà negli ultimi anni ha ripensato profondamente il proprio modello di business. Oggi Kuwait è una società energy a tutto campo perché ha deciso di abbracciare proprio nell'ottica della sostenibilità e con particolare attenzione agli impatti sociali delle scelte sostenibili un modello di business che affianchi alla tradizionale produzione di prodotti fossili fonti energetiche alternative derivate dalla produzione e l'utilizzo di low carbon fuel o neutral carbon fuel, come per esempio i biocarburanti o gli fuel, che oggettivamente consentono di realizzare un deciso abbattimento dell'impronta carbonica e quindi delle emissioni di CO2. Quello che però vorrei sottolineare è che riuscire a comprendere l'interazione tra i fattori ESG, quindi environmental, social e governance, significa di fatto riuscire a realizzare una governance collettiva della sostenibilità che in qualche modo mi consenta di dire una sorta di nuova scienza neoumanistica. Si tratta cioè di definire un fil rouge tra tutti gli stakeholders rilevanti in ottica di messa a terra di condizioni effettive di promozione del benessere collettivo. Come Kuwait sta facendo questo? Lo sta facendo privilegiando tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda delle Nazioni Unite 2030 il goal 17, che è quello del partenariato per gli obiettivi. Il progetto
progetto che abbiamo avviato con LifeGate è proprio una chiara espressione della volontà di aderire a questo obiettivo, perché realizzare partnership importanti con stakeholders esterni, quindi con imprese pubbliche e private, con associazioni, ma in particolar modo anche con start-up, significa prima di tutto non lasciare alla narrazione della singola impresa il tema della sostenibilità, che potrebbe apparire anche autoreferenziale, ma consentire proprio ai partenariati di descrivere e misurare in maniera oggettiva e con evidenza il risultato della sostenibilità attribuibile a una data impresa. È questo che noi vogliamo fare e che stiamo facendo con LifeGate. Immagino che l'AIAL ci racconterà anche qualcosa in termini soprattutto di KPI qualitativi che più di altri possono raccontare l'impronta di sostenibilità di un'azienda. Il partenariato è fondamentale perché in qualche modo rappresenta il veicolo privilegiato per poter poi realizzare altri obiettivi di sviluppo sostenibile. Penso ad esempio all'altro goal 4 sulla formazione di qualità. Formazione di qualità non significa soltanto avviare processi per creare nuove competenze critiche, resilienti, fondamentali per abbracciare le sfide del futuro, ma significa soprattutto, proprio attraverso il rapporto con gli stakeholders, creare consapevolezza, mi verrebbe voglia di dire saggezza collettiva, e attraverso questa una cultura diffusa, e quindi riuscire a definire impegni di responsabilità individuale e collettiva. È questo che noi facciamo quotidianamente. La nostra sostenibilità, la nostra politica di sostenibilità è una storia che racconta partnership importanti con gli stakeholders del mondo esterno, attraverso i quali ci piace raccontarci. Fortunato, tu hai evocato diverse immagini, ma so che ci hai portato anche un video, giusto? Quindi vorrei anche cominciare a farle vedere queste, se la regia me lo manda. Eccolo qua. Non so se c'è un audio anche. E queste cose, tu hai fatto un riferimento molto importante, parlavi di formazione, no? Tra l'altro qui a Sisami se ne è molto parlato anche ieri. Queste cose non si mettono a terra se non c'è un capitale umano, ok? Perché appunto si diceva sì, ci sono gli investimenti, c'è la parte finanziaria, però poi ci sono le persone, diverse specializzazioni, diverse formazioni, devono metterle a terra. Vuoi commentarci un attimo su questo punto? Noi devo necessariamente ovviamente fare un riferimento specifico alla nostra organizzazione del lavoro. Riuscire a integrare nel DNA di un'azienda il mindset e la sostenibilità significa ovviamente ripensare la formazione, avviare percorsi. Non uso la parola di upskilling e reskilling perché questi termini anglosassoni a me ci stanno colonizzando e non sempre meglio, ma percorsi di ripensamento delle competenze critiche dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori, perché ciò che è importante è la competenza del futuro, ma la competenza del futuro significa anche preparare i leaders del futuro. E ciò che bisogna sin d'ora comprendere che i leader del futuro saranno dei leader in grado di abbracciare la complessità dei fenomeni, che significa avere una capacità di pensiero critico e sistemico che sappia mettere in relazione i fenomeni del mondo esterno con i bisogni dell'organizzazione. La dico veramente in maniera molto semplice, non è più il tempo delle leadership direttive, abbiamo bisogno di leadership caratterizzate da empatia, da capacità
di valorizzare i talenti, la capacità anche di definire percorsi di inclusività che sappiano valorizzare le tante unicità che spesso vivono all'interno di un'organizzazione e che hanno bisogno di esprimere ad un certo punto il loro pensiero contribuendo al successo di un'azienda. In una parola, questo significa rinforzare il DNA, creare un mindset, ma non si può fare se non si ripensano le competenze e gli stili di leadership. Tra l'altro, ripensare competenze e stili di leadership, per quanto mirati all'obiettivo finale, che è quello appunto del mindset e della sostenibilità, significa oggi garantire anche una competitività qualificata dell'azienda sul mercato, che in altri termini non è altro che riuscire finalmente ad integrarsi nel nuovo modello di Industria 5.0, che è il modello che l'Unione Europea ha già indicato sin dal 2021 come il modello unico di industria del futuro, che ricordo è un'industria caratterizzata da certamente resilienza delle infrastrutture e dei processi critici, certamente sostenibilità nella logica della cultura e nella logica valoriale degli ESG, ma è un'industria caratterizzata da approccio umanocentrico, dove ovviamente la centralità della persona va letta in rapporto alla complessità degli ecosistemi all'interno dei quali la persona interagisce, e qui certamente viene in rilievo la tutela e il rispetto dell'ambiente, la preservazione delle risorse ambientali che sappiamo sono davvero scarse e che dobbiamo in qualche modo garantire per le generazioni future, ma si tratta in particolar modo navigare verso un nuovo modello di capitalismo che sia in grado di coniugare in un equilibrio dinamico da un lato la remunerazione del capitale degli azionisti, che ovviamente non può essere messa da parte, e dall'altro lato però la distribuzione di valore sociale alla catena degli stakeholder rilevanti, al territorio e alla comunità in particolar modo. Questo è un aspetto fondamentale, perché adesso non voglio ovviamente citare, ma mi viene in mente un testo fondamentale per noi che lavoriamo nell'ambito delle organizzazioni e per chi ha un background giuridico, che è un testo Organizzazione e Società di Federico Butera, no? Che già qualche anno fa, anticipando un po' il modello di Industria 5.0, aveva detto che le imprese del futuro saranno competitive nella misura in cui saranno in grado di definire processi industriali ed economici integrati ed integrali. Che significa fondamentalmente non pensare solo alla profittabilità, ma pensare alla sostenibilità e alla socialità. Ecco, la socialità è l'altro punto fondamentale. Oggi la socialità si dimentica, e vorrei fare un invito alla riflessione ai tanti giovani che lei aveva poc'anzi salutato, perché oggi, in un'epoca che è pervasivamente caratterizzata dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione, noi dimentichiamo il valore della socialità. Ricordatevi che la tecnologia è neutrale, la tecnologia non è sociale, la socialità è ben altro. La socialità significa valorizzare la relazione fisica e il contatto con gli individui nella quotidianità che caratterizza la dimensione umana. Non dimentichiamolo mai, perché in assenza di relazione fisica tra componenti della società non si può mai realizzare una prospettiva viva della sostenibilità. I temi sarebbero tantissimi, non credo che abbiamo molto tempo, ma sarebbe interessante. Sì, però parlando di tutela dell'ambiente marino, qui entra in gioco LifeGate. Vediamo un progetto concreto adesso. Esatto, che tra l'altro ci consente di realizzare un altro importante goal, che è appunto il goal 9, che è quello sugli investimenti sulle infrastrutture resilienti e sull'innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica. Quindi io adesso lascio la parola alla Ial. Grazie mille. Noi siamo partiti
qualche tempo fa interrogandoci su un problema apparentemente molto piccolo. Siamo partiti da quell'effetto arcobaleno che tutti noi vediamo molto spesso sulla superficie del mare, le iridescenze. Ecco, quelle sono solo un piccolo sintomo di un problema molto più grave. Parliamo dell'inquinamento chimico dei nostri mari per via di sversamenti di oli. Questo ci preoccupa perché l'ISPRA ci dà un dato molto preciso. Ogni anno solo nel nostro mar Mediterraneo sono circa 600.000 le tonnellate di oli che finiscono in acqua. Le conseguenze sull'ecosistema marino, ma addirittura l'ossigenazione dell'acqua sono molto gravi, ed è per quello che dobbiamo agire, non solo perché è un problema etico, non solo perché per noi il mare è identitario, siamo nel cuore del Mediterraneo e da questo traiamo una parte fondamentale della nostra ricchezza culturale e anche economica, ma anche perché c'è un'intima connessione tra la nostra salute e il mare. Metà dell'ossigeno che respiriamo è prodotto dal mare, circa un terzo delle emissioni di CO2 che produciamo le cattura, svolgendo quindi una fondamentale azione di mitigazione climatica, e poi è straordinaria fonte di biodiversità, così straordinaria che è considerata nel mondo un hotspot unico, nonostante sia un grande lago salato, occupi meno dell'1% della superficie di tutti i mari nel mondo. Abbiamo dunque deciso di agire. E per farlo ci viene incontro una soluzione straordinaria, inedita e orgogliosamente tutta italiana. Un'azienda di Brescia, T1 Solution, ha brevettato Foamflex. Può sembrare molto semplice, è una spugna, ma fa qualcosa di straordinario mai fatto prima. Ci permette di assorbire molto velocemente gli oli, già a bordo delle imbarcazioni, quanto ad esempio all'interno di specchi acquei portuali. Che quella abbiamo visto prima proiettata. L'abbiamo, sì, è stata spoilerata, poi magari la rivediamo se ne avremo la possibilità. Quindi assorbe velocemente gli oli. Sì. Questo elemento dell'essere veloci è fondamentale perché così arriviamo a prevenire l'inquinamento del mare, perché altrimenti gli oli rischiano di affondare o evaporare. Quindi li catturiamo subito, ma facciamo un'altra cosa straordinaria. Strizzando la spugna noi riusciamo a raccogliere... Regia, rimandiamo in onda il video. Noi riusciamo a raccogliere fino alla totalità degli oli assorbiti. Raccoglierli vuol dire che riusciamo a stoccarli. Strizzando la spugna noi li prendiamo tutti e li possiamo conferire nella raccolta dedicata in ottica di economia circolare. Queste spugne le possiamo usare fino a 200 volte. Immaginatevi l'altro grande beneficio di quello che vi sto dicendo: alleggerire tantissimo la gestione di rifiuti speciali e nocivi a terra. È veramente uno sguardo qui si vede olistico. come si strizza e si recupera. E qua c'è l'effetto wow anche quando la spugna passa solo la prima volta e mostra quanto impatto può avere, cioè riporta l'acqua pulita. Questo veramente è fondamentale perché lì noi vediamo visivamente l'impatto che vogliamo generare. Noi stiamo distribuendo insieme a Q8 due tipologie di kit. Il primo è per i porti, quindi pensato per le società che lavorano all'interno del porto per pulire lo specchio acqueportuale. Distribuiremo questi kit a 40 porti entro l'anno prossimo, ma già metà dell'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Questi kit sono, avete visto, composti ognuno da 10 grandi spugne, ognuna è lunga 3 metri, e da questo strumento che ne consente la strizzatura, quindi rendendo sempre più efficiente l'utilizzo e arrivando ai 200 volte che vi dicevo prima. Pensate che la capacità, il potenziale di questo materiale e di questo kit arriva ad assorbire nel suo ciclo di vita 54.000 kg di idrocarburi. Per farvi capire, stiamo parlando di equivalenti al pieno di benzina di oltre 1.900 automobili utilitarie. Perché è così straordinario questo materiale? Dimenticavo di dirvelo. Respinge l'acqua al 95%, assorbe solo gli oli più del 99% e ha una capacità di assorbenza straordinaria. Un solo chilo di questo materiale nel suo ciclo di vita riesce a catturare 6 tonnellate di oli.
Oltre a questo, da mercoledì pomeriggio lo stand di Q8 è animato, vivace e pieno di gente appassionata di mare, o meglio persone che il mare lo navigano, quindi skipper, armatori, perché offriamo loro 1000 kit per diportisti. Ogni kit contiene 3 spugne più piccoline, progettate per essere utilizzate in modo molto pratico anche già a bordo dell'imbarcazione, ad esempio nella sentina della barca dove confluiscono vari tipi di oli, piuttosto che durante le operazioni di rifornimento di benzina o di manutenzione del motore, che sono quelle tipici gesti che rischiano di provocare sversamenti accidentali di idrocarburi, che poi è il problema specifico sul quale abbiamo deciso di intervenire, perché appunto non è mai stato veramente affrontato nel nostro Paese e neanche in altri. Infatti abbiamo anche l'ambizione di essere un modello finalmente tutto italiano, con una tecnologia italiana che può avere anche l'ambizione di portare un caso di successo altrove. In fin dei conti il mare è un patrimonio per tutti e non conosce confini. Quindi questi 2 tipologie di kit sono un po' gli obiettivi di queste settimane di impegno e di passione che ci hanno portato oggi a celebrarle. Le nostre ambizioni in realtà sono di 2 livelli. Da oggi, con appunto questa strumentazione, non ci sono più scuse. Ognuno può essere veramente, finalmente, parte della soluzione già oggi, nel qui e ora. Ma l'ambizione più alta, la più importante, sulla quale teniamo il punto, non cediamo di 1 millimetro, è in realtà guardare avanti. Noi vogliamo generare un cambiamento culturale importante, perché solo parlando del problema, delle sue cause e delle conseguenze, comprese quelle strettamente legate alla nostra salute, possiamo sollevare l'attenzione delle persone e soprattutto stimolare il desiderio del cambiamento di comportamenti tanto in navigazione quanto a terra, per agire adesso il cambiamento che vogliamo vedere. E se posso, per concludere, una cosa importante, noi lavoriamo come LiveGate da 25 anni verticalmente sulla sostenibilità al fianco delle aziende e delle persone. Abbiamo diverse iniziative ambientali, di mare ci occupiamo da molti anni. Di recente abbiamo deciso di far confluire tutte le nostre azioni a impatto sul mare in una alleanza, la Water Defenders Alliance, un'alleanza che ha un potenziale trasformativo importante, perché, dicevi prima, agire da soli non è neanche più desiderabile, non è costruttivo, non si genera il cambiamento che vogliamo, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo messo insieme i rappresentanti della società civile, il mondo delle aziende, la cittadinanza, le istituzioni, i porti, ma anche il mondo della ricerca e dell'innovazione, per dimostrare un'altra cosa importante. Spesso all'Italia viene rimproverato che non sappiamo fare squadra. Ecco, noi vogliamo invece far cambiare idea e dimostrare che sia possibile, che sia desiderabile e sia necessario farlo, perché solo così possiamo agire il cambiamento, e gli obiettivi della Q8 Sailing for Change entrano a pienissimo titolo proprio in questa grande alleanza, non solo per ottenere quello che vi raccontavo prima, che sono gli obiettivi misurabili, concreti di adesso, ma soprattutto per dimostrare che facendo squadra, mettendo insieme competenze, risorse, conoscenze, innovazioni, possiamo guardare oggi al futuro che stiamo disegnando insieme. Grazie. Io chiedo ancora una rapida battuta a Fortunato. Cosa si aspetta Q8 da questo progetto? Allora, innanzitutto, come ho detto prima, Q8 ha una grande ambizione, che è quella di contribuire alla creazione di consapevolezza collettiva, quindi una consapevolezza che parte certamente dalla nostra organizzazione interna, ma che può estendersi anche all'esterno dell'organizzazione, in quella logica di interazione dinamica che può realizzare i nuovi equilibri del futuro. L'AIAL aveva poc'anzi utilizzato il termine del fare squadra. Far squadra significa impegnarsi per diventare una
comunità consapevole dei propri bisogni e dei percorsi necessari per realizzare questi bisogni, con un criterio però che sia di selettività, cioè la capacità di saper definire le priorità necessarie da affrontare prima di ogni altra situazione per definire appunto dimensioni concrete di sostenibilità che possano realmente promuovere le condizioni del benessere individuale e collettivo, che significa distribuire a tutti i livelli e senza pregiudizi ideologici, equità, inclusività, non discriminazione, distribuzione equa della ricchezza, accesso equo alle risorse essenziali e fondamentali che sono per definizione scarse. Credo che in particolar modo le imprese e più di altro le grandi corporazioni non abbiano più nessuna scusa se non accelerare il passaggio da un capitalismo degli shareholders ad un capitalismo degli stakeholders che sappia coniugare appunto la remunerazione del capitale e la profittabilità con obiettivi comuni di sviluppo sostenibile. Bene, grazie mille. Quindi speriamo di vederne presto molti di questi sistemi inutili. E pian piano iniziamo a introdurci nel tecnologico. Qui adesso ho il piacere di chiamare sul palco l'ingegner Andrea Fioravanti di SNAM. Lui è Senior Manager Engineering del Technical Development. Buongiorno a tutti. Ci parlerà di alcuni sistemi che veramente molto recentemente sono entrati in servizio, che sono un asset utile per la sicurezza energetica del Paese, che sono i cosiddetti rigassificatori offshore. So che lei ha una presentazione. Sì, ho portato una presentazione e chiedo appunto alla regia di proiettarla. Benissimo, buongiorno a tutti, è molto piacere. Io vi parlerò brevemente del ruolo dei rigassificatori offshore, soprattutto nell'ambito della sicurezza energetica del Paese e anche per quello che riguarda lo sviluppo dei porti. Farò poi un breve approfondimento sul progetto più importante che SNAM sta realizzando in questo momento, che è la realizzazione del terminale di Ravenna, dove verrà installata una nave rigassificatrice simile, anzi gemella, di quella che vedete nella foto. Questa è la Italis LNG, è la nave rigassificatrice che è operativa a Piombino da circa un anno. A Ravenna sarà installata la nave gemella, la BW Singapore. Soltanto un brevissimo accenno su SNAM, per chi non la conosce. SNAM è l'operatore del trasporto gas in Italia e anche il primo per importanza e per dimensione in Europa. Operiamo in Europa 38.000 km di metanodotti e siamo anche operativi nello stoccaggio e nella rigassificazione, che è il tema di cui vi parlerò oggi. Abbiamo attualmente una capacità di rigassificazione di 13 miliardi di metri cubi di gas che saliranno appunto con la terminale di Ravenna a 18 miliardi nel 2025. Siamo partiti dal gas, ma SNAM è molto attiva nel promuovere tutto quello che riguarda la transizione energetica, con investimenti importanti nella decarbonizzazione, in particolare nel biometano, quindi nel metano prodotto da residui agricoli o rifiuti, e nell'idrogeno e anche nella cosiddetta CCS, Carbon Capture and Storage, cioè la cattura e la segregazione dell'anidride carbonica. Siamo partner di Eni, l'avrete forse sentito in questi periodi, nel primo progetto italiano di cattura e segregazione della CO2 nell'offshore dell'Adriatico a Ravenna. Quindi SNAM è un operatore infrastrutturale che, a partire dal ruolo fondamentale del gas, vuole diventare un operatore cosiddetto multimolecola, cioè un operatore poi che gestirà anche i nuovi gas decarbonizzati, l'idrogeno, l'ammoniaca, ne parlerò poi brevemente più avanti.
Quindi che cos'è il GNL? Il GNL, gas naturale liquido, è semplicemente il gas naturale di origine fossile o di origine biologica, che viene liquefatto, portato ad una temperatura di meno 160 gradi per essere trasportato facilmente attraverso le cosiddette navi metaniere. Questa riduzione della temperatura ne riduce il volume di circa 600 volte, quindi rendendo molto efficiente il trasporto marittimo. Raggiunto poi il paese di destinazione, il gas liquido viene rigassificato appunto con un semplice processo di riscaldamento e immesso nella rete, ad esempio in Italia, nella rete nazionale dei metanodotti. I rigassificatori sono di due tipi principali, quelli fissi, cosiddetti onshore, che vedete nella foto in basso a sinistra, e sempre più frequenti, sempre più utilizzati, poi vedremo perché, le cosiddette navi rigassificatrici, o con un acronimo inglese FSRU, Floating Storage and Regasification Unit, ovvero navi che vengono utilizzate per lo stoccaggio e la rigassificazione del GNL. Quindi molto brevemente, senza entrare in dettagli tecnici, come funziona una nave rigassificatrice. Essenzialmente riceve le navi metaniere che trasportano il gas, che vengono ormeggiate, diciamo come si dice in termine side by side, ovvero affiancata alla nave FSRU, che è quella che vedete in verde, attraverso dei bracci di carico, delle tubazioni flessibili. Il gas liquido viene trasferito dalla nave metaniera alla FSRU, dove viene immagazzinato nei serbatoi della nave. Queste navi sono tipicamente a loro volta navi metaniere convertite all'utilizzo di rigassificatori. Attraverso poi un processo di riscaldamento che tipicamente sulle navi sfrutta il calore dell'acqua del mare, il GNL viene riscaldato e vaporizzato, quindi viene prelevata acqua dal mare e sostanzialmente raffreddata in un processo di scambio con il gas. A quel punto il gas, che è stato portato a una pressione sufficiente per l'esportazione in rete e riscaldato, attraverso delle connessioni con il pontile in questo caso, viene immesso nella rete del gas. Quindi è un processo estremamente semplice e sono impianti che ormai sono molto comuni. Ce ne sono 48 operativi nel mondo e diversi in costruzione, poi vi farò vedere, soprattutto in Europa. Ecco, perché il GNL? Questa slide è molto importante perché fa vedere sostanzialmente come si è evoluta in Italia negli ultimi 5-6 anni l'approvvigionamento del gas, che è a tutt'oggi la fonte energetica principale del nostro Paese, soprattutto per la produzione di energia elettrica. Come vedete sono rappresentati nel grafico i principali paesi di importazione del gas. Come sapete, ovviamente l'Italia non ha una produzione propria, se non minima, e quindi il gas arriva sostanzialmente da 4 direttive: dal nord Europa, Norvegia, Mare del Nord e Russia, da sud, da Algeria e Libia, e recentemente anche dall'Azerbaigian con il gasdotto TAP che approda in Puglia. Come vedete, negli ultimi anni sono successe delle cose molto importanti, dovute principalmente alla crisi ucraina. Quindi l'importazione dalla Russia si è quasi annullata, mentre è cresciuta moltissimo l'importazione dall'Algeria e dal TAP, e soprattutto il GNL, che sta diventando una fonte di approvvigionamento sempre più importante. Nel 2023 un quarto della domanda del gas italiano, che si aggira intorno ai 60 miliardi di standard metri cubi all'anno, proveniva dal GNL, dai 3 terminali che esistevano fino al 2022, che vedete nella cartina, che sono il terminale di La Spezia, Panigaglia, che è il primo e il più vecchio, un terminale onshore in Liguria, che ha una capacità di 3 miliardi e mezzo di metri cubi, il terminale Adriatica LNG a largo di Rovigo, che è il più grande in Italia, 9 miliardi di capacità, e il terminale di Holt, che è appunto una nave rigassificatrice però installata in mare aperto.
Quindi i vantaggi del GNL sono resi evidenti in questa crisi, nel senso che il GNL permette di diversificare le fonti di approvvigionamento. Quindi situazioni di crisi geopolitica come quella che tristemente stiamo ancora vedendo hanno reso il GNL fondamentale, non solo in Italia ma in tutta Europa, anche raggiungendo l'obiettivo di avere una maggiore flessibilità di produzione e anche una certa stabilizzazione dei prezzi, perché il GNL arriva da un mercato globale, non è come il gas che arriva via tubo solo da quei paesi, chiaramente. Quindi cosa è successo dal 2022? Su richiesta del governo italiano, Snam ha iniziato un'opera di espansione della capacità di rigassificazione in Italia, acquistando 2 nuove navi rigassificatrici, appunto la Golar Tundra, che oggi si chiama Italis LNG, che è quella che avete visto nella foto iniziale, che si trova a Piombino, è ormai operativa da luglio del 2023, e la BW Singapore, che è la nave che sarà operativa a Ravenna dall'inizio del prossimo anno. Con questi nuovi rigassificatori il GNL potrà coprire 1/3 del fabbisogno annuo di gas in Italia, anche per garantire un'eventuale sicurezza in caso di future nuove crisi geopolitiche che purtroppo non possono essere escluse, visto che il gas non lo importiamo dalla Svizzera o da paesi politicamente stabili, ma da paesi come Algeria, Libia, Azerbaigian. Quindi è sempre l'occhio agli aspetti geopolitici è sempre molto importante da avere. E perché si sono realizzati terminali con navi rigassificatrici? Ovviamente perché questo permette una costruzione molto più veloce rispetto a un terminale onshore. Le navi vengono costruite nei cantieri e poi installate, e una grandissima flessibilità, cioè queste navi possono essere poi dislocate in posti diversi, rimosse facilmente alla fine della loro vita utile rispetto a un impianto onshore che oltretutto avrebbe anche un impatto ambientale molto maggiore, un consumo del suolo, un impatto paesaggistico importante. Quindi questa, in sintesi, sarà la situazione del sistema di rigassificazione in Italia dal prossimo anno. Quindi i 4 terminali, andando da sinistra in senso antiorario, il terminale di Panigaglia, che vi dicevo che è il più piccolo, il terminale onshore alla Spezia, la nave FSRU di Holt al largo di Livorno, la Italis LNG a Piombino, poi quello in basso a destra è un rendering di quello che sarà il progetto di Ravenna, poi vi dirò brevemente di cosa si tratta, e poi in alto a destra il terminale Adriatica LNG, che è l'unico in Italia ma anche in Europa che non è né una nave rigassificatrice né un impianto onshore, ma una cosiddetta gravity base structure, ovvero una sorta di piccola isola artificiale, se volete, un cassone di cemento enorme che poggia sul fondo. Anche questo è installato al largo a qualche chilometro dalla costa. Senza entrare qui nel dettaglio, ma soltanto per darvi un'idea che anche l'Europa si sta muovendo allo stesso modo, ovvero quelli che vedete in azzurro sono tutti i terminali di rigassificazione europei, quelli in grigio sono i terminali con navi rigassificatrici o FSRU, e quelli verdi sono i nuovi terminali FSRU in costruzione. Quindi tutti i nuovi impianti di rigassificazione che in Europa si stanno costruendo in questi mesi, sono navi rigassificatrici. In particolare la Germania, che fino a un paio di anni fa non aveva rigassificatori, era totalmente dipendente dal gas russo, ne ha già costruiti 4 e ne sta realizzando un altro. Quindi nel tempo in cui noi abbiamo anche realizzato i nostri 2 impianti, con una spinta enorme del governo tedesco per cercare di diversificare la domanda del gas. Ecco, i rigassificatori, quindi il ruolo principale è quello di garantire la sicurezza energetica del paese italiano, ma abbiamo visto anche dell'Europa, però dal nostro punto di vista, e questo lo vediamo anche in quello che succede a Piombino, ma che sta succedendo da anni a Livorno e a Rovigo, a Portoviro, è che i rigassificatori possono essere anche promotori importanti dello sviluppo dei porti. Intanto per la motivazione più semplice, perché
portano dietro degli investimenti molto importanti infrastrutturali, e poi vi darò dei numeri anche del progetto di Ravenna. E quindi ci sono le capacità logistiche del porto vengono aumentate, vengono costruite dighe per esempio come Ravenna, vengono migliorata la logistica del porto, e poi c'è un effetto di indotto, diciamo, sul territorio, perché questi impianti richiedono tantissimi servizi di supporto, servizi marittimi, rimorchiatori, servizi di monitoraggio ambientale, servizi di supporto alle operatività, quindi c'è una crescita dell'indotto e una ricaduta economica sui porti e sulle province dei porti molto importante, anche qua vi darò poi dei numeri. E infine, grazie alla presenza dei rigassificatori, i porti possono diventare dei cosiddetti hub energetici, ovvero a partire dal rigassificatore, che è il punto d'ingresso del gas, in questo caso ad esempio del GNL, nel paese, si possono poi sviluppare altri filoni industriali collegati alla distribuzione del gas, ma anche non solo del gas. Ad esempio, vi do un esempio nella prossima slide, i rigassificatori già oggi vengono utilizzati, questo nella foto in basso a sinistra è l'FSRU di Krk in Croazia, per caricare le cosiddette bettoline o bunker vessel, quindi delle piccole navi che hanno poi il compito di rifornire le navi alimentate a GNL, che sono sempre di più operative nel mondo, non solo diciamo cruise ship, navi crociera, ma anche navi portacontainer e anche traghetti, perché il GNL permette agli armatori di rispettare i vincoli di emissione, in particolare di ossidi di zolfo, sempre più stringenti nella navigazione. Quindi le navi sempre più sono almeno dual fuel, quindi alimentate a marine gasoil e a GNL, alcune sono alimentate esclusivamente a GNL, e i porti diventano quindi il posto dove le navi possono andare a rifornirsi. Nella foto in basso a destra vedete appunto la bettolina, la bunker vessel, che si affianca in quel caso a una nave petroliera per fare il rifornimento, il bunkeraggio. Oggi si parla di GNL, ma domani i prodotti gestiti dai porti con logistiche molto simili potranno essere per esempio il metanolo o l'ammoniaca, che sono combustibili che l'industria sta guardando per abbattere ulteriormente le emissioni delle navi, soprattutto in termini di decarbonizzazione. Quindi tutte queste cose che vi ho detto, diciamo, si riassumono come un esempio che vi illustro sul progetto dell'FSRU di Ravenna, che è appunto un terminale che sarà installato non dentro il porto ma a 8 km dalla costa e poi collegato quindi con una linea subacquea, una linea di trasporto gas subacquea, su una piattaforma che vedete che sostanzialmente è una piattaforma esistente che verrà pesantemente modificata. È in corso, diciamo, la costruzione e la modifica di questa piattaforma, quindi la nave, l'FSRU, sarà ormeggiata permanentemente offshore a questo pontile e le navi arriveranno a rifornirla. E la nave, la BW Singapore, che vedete nella foto, attualmente è nel cantiere navale di Dubai per le modifiche necessarie, gli adeguamenti necessari poi all'installazione. Questa nave, come l'Italis, ha una capacità di stoccaggio molto importante, 170.000 metri cubi di GNL, e una capacità, come dicevo, di 5 miliardi di metri cubi all'anno. Quindi, ecco, prego. Ingegnere, siccome abbiamo ancora un paio di minuti, però io volevo anche diciamo, cogliere l'occasione per farle diciamo, due domande, diciamo, abbastanza secche, domande e risposta. Dunque, uno, è chiaro il discorso della diversificazione delle fonti e quindi del tema della sicurezza energetica nazionale. Vuole spiegare un attimo perché questo o come questo si accompagna a quella che è la strategia di decarbonizzazione europea e quello che assegna il PNIEC all'Italia all'interno di questa strategia? Prima domanda. Certo, allora, intanto, un po' partendo da quello che dicevo all'inizio, il gas è
dal nostro punto di vista, ma non solo dal nostro punto di vista, una fonte energetica sicuramente di transizione, nel senso che permette rispetto ad altri combustibili, in particolare il carbone, l'olio, comunque una riduzione dell'impronta carbonica, oltre che degli altri tipi di emissioni. Il gas poi, cioè la logistica che c'è dietro al gas e al GNL, è la stessa che può essere già utilizzata oggi, ad esempio, per il biometano. Quindi il biometano può essere liquefatto, può essere trasportato via nave, può essere rigassificato, e il biometano è una fonte, diciamo, cosiddetta net zero, già oggi considerata. E poi, soprattutto, i terminali di rigassificazione, quelli nuovi ma anche quelli esistenti, possono essere, diciamo, convertiti per essere già pronti alla gestione, come dicevo, delle nuove molecole, cioè delle molecole decarbonizzate. Ad esempio ci sono studi già in Europa, ma anche SNAM ci sta già pensando, per affiancare allo stoccaggio del GNL, ad esempio lo stoccaggio dell'ammoniaca, che poi può essere magari prodotta da idrogeno verde, che poi può essere ritrasformata in idrogeno con sistemi di cracking, e anche viceversa per la liquefazione e il trasporto di anidride carbonica. Quindi i terminali LNG, che hanno ovviamente una componente frigorifera molto importante, potrebbero essere utilizzati in futuro, e già ci sono studi per farlo, per liquefare la CO2 che viene raccolta e poi caricarla su navi, all'interno, diciamo, di navi molto simili, e poi portata ad esempio nei nuovi siti di stoccaggio della CO2. Seconda domanda, rapidissimi, il tema che la gente si chiede sempre qui è quello della sicurezza, soprattutto dove questi impianti o queste navi sono collocati nei centri di città o nel cuore dei porti. Come pensiamo di progettare la protezione di questo tipo di impianti nel momento in cui, diciamo, io adesso di recente è stato un convegno dove si parlava di minacce che diventano sempre di più multidominio, quindi aereo, superficie, navale, underwater, e pensando anche a dare di crisi a situazioni, diciamo, inedite, penso al Mar Rosso, a quello che succede in Mar Rosso, rispetto quindi a questo tipo di impianti. Come si pensa di organizzare la protezione degli stessi? Allora, diciamo, i casi possono essere diversi, appunto ci sono impianti più vicini ai porti come Piombino, anche se non è ovviamente vicino alla città, ci sono impianti offshore come questo. Diciamo, per dire in generale, intanto i rigassificatori, questi FSRU, diciamo, sono progettati considerando delle distanze di sicurezza da possibili elementi sensibili che dipendono da scenari, diciamo, di rischio, analisi quantitativa di rischio che vengono fatti durante i progetti. Quindi si stabiliscono dei cerchi di danno e all'interno di questi cerchi di danno ovviamente non ci possono essere abitazioni, elementi sensibili, eccetera. Gli impianti sono quindi intrinsecamente sicuri e soprattutto, diciamo, l'industria del GNL è sicura e si è visto in questi 60 anni di vita in cui il GNL è utilizzato, gli incidenti sono rarissimi e quasi mai relativi poi alle navi soprattutto. Ovviamente il rischio, diciamo, di attacchi volontari, terrorismo, eccetera, è qualcosa che è difficilmente insomma, quantificabile. Però questi impianti vengono monitorati, sono controllati da sistemi anche di monitoraggio, barche per esempio di supporto, e tutto il livello della sicurezza è coordinato sempre con le autorità competenti, capitaneria, autorità di sistema, prefetture, quindi c'è tutto il sistema di gestione interna e esterna dell'emergenza, è molto importante. Un vantaggio fondamentale delle navi rigassificatrici, questa di Ravenna, di Piombino, è che sono navi, quindi in caso di scenari di rischio molto rilevanti possono essere disormeggiate e essere spostate, cioè, hanno la loro propulsione, possono muoversi.
quindi questo è un vantaggio rispetto all'impianto fisso, diciamo, che chiaramente non lo permette. Ingegnere, la ringrazio per gli elementi che ci ha portato Prego. questa mattina. Grazie a voi. Grazie. Vi lascio. Grazie. Allora, proseguiamo la nostra mattinata, adesso cambiamo leggermente il format, passiamo dal dialogo a delle vere e proprie relazioni ed esposizioni, andiamo un po' più nel tecnologico su un tema particolare che è quello dell'underwater economy, delle underwater technologies, e in particolare del Polo Nazionale della Subacquea, che è una iniziativa recente, un'iniziativa interministeriale, relativamente alla quale oggi parleremo prima con Fincantieri, quindi l'attore fondamentale della cantieristica e della progettazione navale in Italia, a seguire con la Marina Militare, che ha la leadership, non solo dal punto di vista dell'animazione, ma anche della strutturazione e delle prime progettualità legate al polo, e infine con la Regione, perché, come dicevo prima, è importante vedere qual è la cornice istituzionale di oggi e in prospettiva, nel momento in cui si parlerà proprio di underwater economy e quindi di possibili ricadute e di nuovo impatti legati al nostro territorio, che è un po' il punto dal quale siamo partiti. Allora ho il piacere di chiamare sul palco l'ingegner Claudio Cisilino di Fincantieri, che è Executive Vice President a Operations, Corporate Strategy and Innovation. Benvenuto ingegnere. Non potevamo non iniziare con Fincantieri, che è, come dicevo, non solo il campione della cantieristica in Italia, è uno dei primi costruttori di navi al mondo, ma soprattutto di navi complesse, di navi di diverse tipologie, e quindi ovviamente rappresenta non solo la nostra industria cantieristica, ma anche il punto di vista di un'industria che compete a livello globale sia sulla destinazione dei prodotti, sia anche sulla collocazione dei siti produttivi, perché i cantieri stessi sono ormai veramente in tutto il mondo. Allora, ingegnere, la prima domanda che vorrei rivolgerle, perché la subacquea? Perché si parla oggi di subacquea come una prospettiva, una traiettoria così importante per l'industria cantieristica che si proietta nel futuro, che deve guardare l'innovazione e quindi si trova a competere veramente con i giganti da questo punto di vista? Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito alla Regione. Io andrei attraverso una breve presentazione che abbiamo preparato e magari proviamo a rispondere un po' a queste domande. Io vorrei partire dal perché c'è grande attenzione, quali sono i fattori di interesse sull'economia della subacquea. E partiamo da tre elementi. Il primo elemento è l'attenzione negli ultimi 2 anni che è stata posta all'economia della subacquea, ed è un'attenzione sia a livello nazionale che a livello europeo, che deriva anche da quelli che sono stati una serie di accadimenti. Il primo accadimento è stato l'attacco a Nord Stream, il gasdotto, a settembre 2022, quando con mezzi relativamente semplici, a 80 metri di profondità, sono stati manomessi 2 condutture di gas, e questo ha generato un danno ambientale estremamente rilevante, ma soprattutto un impatto su tutta l'economia europea, perché il prezzo del gas è schizzato, e quindi questo ha impattato addirittura sull'autonomia energetica di certe nazioni. Il secondo fattore è che questo è un settore altamente tecnologico. Perché altamente tecnologico? Lo vedremo dopo, ma si parla di operazioni immerse, quindi all'interno di un fluido, in ambiente quindi complesso, a volte anche pericoloso, e dove c'è un ambiente complesso e pericoloso serve tecnologia. Noi diciamo che l'underwater è quello che era lo spazio 50 anni fa, quindi un'area sostanzialmente inesplorata,
dove la tecnologia è il fattore rilevante e dove ci sono interessi nazionali e internazionali importanti. Il terzo fattore di interesse è la dimensione. Noi abbiamo stimato che nei prossimi 4 anni il mercato dell'underwater vale circa 100 miliardi di euro sui mercati accessibili, quindi è una grande opportunità. Sono sicuro che dopo di me la Marina spiegherà meglio il perché è importante l'underwater, ma entrando nel primo fattore io vorrei sottolineare il trend del settore. Già oggi per noi le infrastrutture subacquee sono infrastrutture importanti, ma sott'acqua ci sono autostrade che trasportano non solo, abbiamo visto prima, LNG e petrolio, ma trasportano anche dati. Più del 95% dei dati internet passano già oggi sott'acqua, trasportano energia elettrica e il trend è un trend di crescita, perché se pensiamo solo all'incremento del mole dati per la digitalizzazione in vari settori, l'intelligenza artificiale, ma anche l'aumento delle fonti rinnovabili, quindi la produzione di energia elettrica o dai campi eolici offshore o nella penisola arabica in Nord Africa con il solare, capiamo benissimo che ci sono già oggi molti investimenti per aumentare queste autostrade sottomarine e questo è un trend di medio periodo, non un trend di breve. L'Italia è naturalmente posizionata al centro del Mar Mediterraneo, è un hub naturale di ingresso in Europa. Noi abbiamo mappato quali sono già oggi quelle infrastrutture che si possono definire critiche e ne abbiamo mappate circa 70. Che infrastrutture sono? Sono infrastrutture subacquee at large, diciamo, nel senso che alcune effettivamente stanno sotto il mare, quindi gasdotti, reti di telecomunicazioni, cavi sottomarini, altre sono strutture, abbiamo visto prima il tema dei rigassificatori, che hanno una necessità di comprendere, si dice in gergo tecnico, fare situational awareness, quindi sono comunque attorniate dal mare e quindi hanno bisogno di sapere cosa succede attorno a loro per poter dire di essere sorvegliate e protette. Qual è il fabbisogno, quindi? Il fabbisogno che spinge e che spingerà questa nuova economia? È un fabbisogno duale, sia per la difesa sia per il mondo del civile. Il fabbisogno di difesa è quello, come dicevo, di monitorare e di controllare, e questo fabbisogno di difesa poi abilita quello che è il fabbisogno del civile. Il fabbisogno del civile è quello di manutenere queste infrastrutture. C'è un regolamento europeo che chiama i singoli Stati nazionali a aumentare la resilienza, cioè a garantire che queste infrastrutture siano sempre disponibili e sempre funzionanti, e poi, ovviamente in maniera diciamo sempre rispettosa dell'ambiente marino, la protezione abilita anche l'utilizzo delle risorse sottomarine, quindi penso all'acquacultura e penso anche al cosiddetto deep sea mining, quindi all'estrazione mineraria di profondità. Abbiamo detto prima, è un settore tecnologico e questo poi possiamo commentarlo dopo, è uno dei motivi per cui è interessante per Fincantieri, per il sistema Paese. È tecnologico, abbiamo detto, perché siamo immersi nel fluido e quindi ci sono delle caratteristiche peculiari, la visibilità è limitata. I sistemi di comunicazione che funzionano in aria, noi diamo per scontato di avere sempre delle reti di comunicazione disponibili, in acqua i sistemi di comunicazione che funzionano in aria non funzionano. Quindi si utilizzano tecnologie diverse, miste, acustiche e ottiche, e in ogni caso la banda, quindi la disponibilità di dati che si possono trasportare e la lunghezza di trasporto di dati è limitata. E quindi intelligenza artificiale, la possibilità di avere droni, quindi mezzi senza equipaggio unmanned, che sono quindi capaci di svolgere missioni autonome anche se non comunicano con una nave madre, e poi ovviamente la cybersicurezza, perché dove c'è autonomia, dove ci sono mole dati, ci deve essere anche sicurezza. Questa pagina noi l'abbiamo disegnata per spiegare un po' come è fatto questo mercato, come sarà fatto questo mercato. È un mercato che in realtà è un ecosistema. Vuole dire che ci sono molti prodotti diversi, hardware e software, dalle navi madre ai sommergibili più grandi, ai droni più piccoli, unmanned, autonomi, i sistemi di comunicazione, le docking station dove questi sistemi si devono ricaricare,
i sistemi fissi di monitoraggio della parte subacquea e quelli invece mobili, quindi fondamentalmente i sonar. Quindi un ecosistema di tanti prodotti diversi, e in Italia ci sono competenze specifiche che nascono sia dal mondo della difesa sia dal mondo del civile, prevalentemente dell'oil and gas. È per questo che è nato il Polo Nazionale Subacquea, perché c'è un luogo fisico e diciamo anche tecnologico dove mettere a fattor comune queste competenze, che stanno anche molte volte in piccole e medie imprese, per poter guidare lo sviluppo della tecnologia e appunto la messa a fattor comune di queste importanti capacità che abbiamo nel Paese. Cosa vuole fare Fincantieri? Fincantieri pensa che in questo contesto ci vuole un orchestratore industriale. Cioè, se noi dobbiamo far lavorare assieme questi prodotti, se l'offerta che questo mercato genera, quindi la risposta al fabbisogno di protezione, di monitoraggio, è data dall'integrazione di più prodotti in un'offerta unica, customizzata a seconda del tipo di infrastruttura, perché la risposta sarà diversa per un rigassificatore rispetto a un porto o rispetto a un cavo di telecomunicazioni, serve un orchestratore industriale che integri queste soluzioni, le faccia lavorare assieme, definisca i protocolli di comunicazione, guidi anche lo sviluppo tecnologico e aiuti anche le piccole e medie imprese a partecipare a questo viaggio. Noi ci candidiamo perché? Perché abbiamo una competenza specifica, abbiamo costruito oltre 180 sommergibili da fine dell'Ottocento. Abbiamo deciso di attivare una strategia sia di accordi sia di acquisizioni mirate dove ci mancavano le competenze specialistiche. Ne cito due. Una, che fra l'altro incide su Trieste, è l'acquisizione di un gioiello italiano che è Remazel Engineering, che ha sede operativa a Trieste, che è un'azienda leader mondiale nei sistemi di lancio e recupero a mare. Per fare due esempi per capire, è un'azienda di ingegneria e di produzione che ha costruito il primo sistema di lancio e recupero del robot sottomarino che va a 5.000 metri per fare il deep sea mining, o è l'azienda che costruisce i sistemi che installano in mezzo all'oceano i pali da 150 metri per le wind farm. E poi la seconda acquisizione è quella della divisione subacquea di Leonardo, l'ex VAS, che è leader mondiale nella produzione di sistemi di difesa attiva, contromisure e sonar proprio in ambito subacqueo. Ovviamente per fare questo ruolo ci vuole presenza globale, ci vuole competenza consolidata, ma anche track record nelle competenze nei sistemi chiave. Quindi questa nostra strategia è proprio per proporci come integratori industriali nell'ambito del Polo Nazionale Subacquea. Abbiamo lanciato già oggi 30 progetti, alcuni nell'ambito del Polo, altri a livello europeo, altri autofinanziati, perché lo sviluppo tecnologico deve coprire tutto il range di prodotti che avete visto prima. In questi progetti ovviamente sono coinvolti sia le aziende italiane che hanno delle competenze, sia gli attori istituzionali, sia partner internazionali. Lo sviluppo tecnologico, abbiamo detto, è chiave, piccole e medie imprese, start-up. Noi pensiamo che in questo momento il vero fattore che distingue gli anni che stiamo vivendo non è tanto lo sviluppo della singola tecnologia, è la velocità con cui questa innovazione tecnologica sta cambiando la nostra industria e il nostro mondo, e quindi non pensiamo di poter fare tutto da soli. Abbiamo messo in atto un piano di Open Innovation per coinvolgere prima di tutto in Italia e anche in regione la piccola e media impresa e le start-up. Abbiamo lanciato due iniziative concrete, una fra l'altro questa settimana anche qui a Trieste con CDP Venture Capital, in cui vogliamo creare 10 start-up in 3 anni sui temi di innovazione digitale, e la call per startup che la prima l'abbiamo chiusa a fine settembre, ne lanceremo altre per finanziare piccola e media impresa che ci aiuti a sviluppare tecnologia. Attiveremo all'estero delle antenne dove si sviluppa la tecnologia in alcuni cluster tecnologici importanti, penso alla Silicon Valley, perché lo sviluppo della tecnologia oggi è uno sviluppo della tecnologia diffuso, non è concentrato in un unico luogo fisico o in un'unica azienda. Quindi per concludere e rispondere un po' alla tua domanda e concludere la presentazione, il Polo Nazionale Subacquea è il luogo dove la filiera italiana si ritrova con il cliente marina, con le istituzioni,
per sviluppare queste tecnologie. Noi vogliamo essere integratori industriali. C'è anche un contesto normativo che permette questo sviluppo, è stato recentemente approvato un decreto legge specifico sulla dimensione subacquea. Dal nostro punto di vista quindi sono tutti gli elementi, i fattori di interesse, la tecnologia, la dimensione, le competenze per poter creare una nuova industria, creare una nuova filiera e portare in Italia un settore tecnologico che nei prossimi anni sarà chiave per tutti i fattori che abbiamo detto prima. Grazie. Signor Cisilino, ho tratto alcune considerazioni importanti dalla sua presentazione. Allora, intanto il peso in termini di proprio stima economica di queste sfide, di questo dominio. Ho sentito 100 miliardi e prospettive di crescita, di ampliamento, di sviluppo che qualcuno dice saranno seconde solo a quelle dell'investimento sull'economia dello spazio, per esempio, che è già partita, quindi ha già delle dinamiche che ci hanno portato a ottenere prodotti e servizi inimmaginabili, insomma, da Starlink ad altri tipi di situazioni. Abbiamo sentito numerose anche traiettorie tecnologiche, traiettorie di innovazione tecnico-scientifica. Questo è molto importante, anche, cioè importante secondo me sentirlo qui da Trieste, perché Trieste oltre ad essere città della Barcolana, città della scienza, una rete di enti scientifici ed è un territorio che ha tutta la, non solo tradizione, anche la storia industriale che lei ha richiamato prima, più, diciamo ampiamente, più di 100 sommergibili, molti dei quali costruiti qui a Monfalcone. C'è il battiscafo dei record che porta il nome di Trieste, volendolo citare, Fossa delle Marianne, che per chi non lo sapesse si trova attualmente custodito a Navy Yard di Washington, cioè nel museo, diciamo, della storica sede dello Stato Maggiore di US Navy a Washington. Il ruolo di Fincantieri come orchestratore, il tema della velocità dell'innovazione, questo in qualche modo deve riflettersi anche quando parliamo di enti scientifici, se vogliamo veramente trarre un trasferimento tecnologico reale su questo, quindi cominciare a trarre un impatto positivo anche in termini di start-up, di occupazione, di fatturato, di tutta questa rete di enti scientifici che ancora oggi non riflette questo tipo appieno questo tipo di potenzialità, e sul punto che lei ha citato, che condivido pienamente, sulla velocità dell'automazione, quindi anche perché ci riguarda, lo dico da ricercatore, capire bene che traiettorie, diciamo, di ricerca sono più utili. Al limite talvolta potremmo avere risultati già nel cassetto che potrebbero essere suscettibili di valorizzazione, capire bene le filiere, quindi questo tipo di traiettorie, come si collegano a rispettivi anelli della catena del valore, di quelle che sono le applicazioni che l'industria può essere interessata a sviluppare, sulla quale può essere interessata a investire. E infine il ruolo, diciamo già una call, ne ha fatte diverse, ne ha citate diverse relativamente alle PMI, e quindi secondo lei, chiudo, le faccio ancora una domanda, diciamo così, in chiusura, può essere questo un settore di, come dire, ulteriore affermazione del Made in Italy? Ma io vedo qui davanti a me l'ingegner Pier Cipriano Rollo, che saluto, e faccio una considerazione più generale. Negli anni 80 Fincantieri è stata posta sotto un'azienda che si chiama Fintecna perché doveva essere liquidata. Doveva essere liquidata perché l'Europa negli anni 60 produceva il 70% del naviglio mondiale e oggi l'Europa, inclusa Fincantieri, produce meno del 10% del naviglio mondiale. Tutto il naviglio, la costruzione del naviglio mondiale è andata verso il Far East a volume, prima in Giappone e Sud Corea, oggi in Cina. I motivi sono vari, la competitività eccetera, ma anche il fatto che noi operiamo solo in Italia con 7 cantieri, ne abbiamo 20 in giro per il mondo. Monfalcone, che è il più grande cantiere che abbiamo in Italia, è 1/6 come dimensione
dei cantieri che stanno in Cina dei nostri competitor. Eppure l'azienda che era stata messa in liquidazione ha avuto la capacità, il management ha avuto la visione di entrare in un settore di nicchia che era quello delle navi da crociera. È entrato in quel settore che era quello più complesso, ha usato la tradizione, le competenze, le esperienze, i fallimenti magari degli anni precedenti, e quel settore di nicchia è man mano cresciuto. Poi ci sono anche stati gli anni, e qui c'ero io, in cui qualcuno diceva che il settore delle navi da crociera era morto e bisognava andare tutti sull'oil and gas, e dopo un anno e mezzo il settore dell'oil and gas è sparito e il settore delle crociere è ripartito improvvisamente. Quindi il fattore vero di competitività su cui noi abbiamo lavorato in questi anni, e mentre l'Europa di fatto è scomparsa, noi siamo credo il quarto o il quinto gruppo al mondo come ricavi, è la diversificazione. La diversificazione geografica, diceva lei prima, abbiamo cantieri dal Vietnam al Brasile al Nord America, la diversificazione di settore. È chiaro che ci deve essere una linea guida, la linea guida è i settori più complessi ad alta tecnologia. Quindi non è che noi pensiamo che l'underwater sostituirà i settori che sono al nostro core, che comunque è la produzione ad alta complessità e l'integrazione a bordo, perché noi facciamo system integration, la digitalizzazione dei prodotti, la transizione verde, ma potrà essere un settore complementare che ha le caratteristiche, come ho detto prima, per dimensione, per complessità, per essere il quarto pilastro, una delle 4 gambe che permettono all'azienda di rimanere competitiva e di mantenere anche in Occidente il cuore pulsante dell'azienda. Perché la vera sfida è questa: stare sui mercati più complessi, dove tecnologia, valore aggiunto, creatività, l'intelligenza artificiale ce l'avremo noi e ce l'avranno anche i cinesi. Allora noi dobbiamo stare dove possiamo fare la differenza, dove la nostra tradizione, la nostra competenza e la visione di futuro ci possono dare un valore aggiunto. Quindi assolutamente sì, pensiamo che la subacquea abbia le caratteristiche per essere uno dei pilastri dell'azienda del futuro. Grazie ingegnere, grazie per il suo intervento. E mentre l'ingegnere si accomoda, approfitto per rivolgere una riflessione, guardo gli studenti e le studentesse che sono presenti numerosi, pensate quanto c'è di futuro, quanto c'è di opportunità, quanto c'è di possibilità di crescita di carriere in questo tipo di sfide. Vedete quanto sono ampie, quante diverse professionalità richiedono e veramente quante strade possono schiudersi da questo punto di vista, pensando al vostro futuro. E poi in realtà è un futuro assai prossimo, diciamo, è già tra presente e futuro prossimo. Ecco, adesso mi dicono che il prossimo relatore è presente in collegamento Zoom. Lo vedo collegato, intanto ho il piacere di dare il benvenuto, di presentarvi il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, che interviene intanto con, e lo ringraziamo, buongiorno ammiraglio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Lo ringraziamo per essere qui diciamo, durante il Sea-Summit. So che avete alcuni contributi video che secondo me sono molto evocativi, che quindi farete partire all'inizio e poi come dire, ci saranno diverse domande proprio su cos'è il Polo Nazionale della Subacquea, l'idea, il ruolo della Marina Militare. Chiaramente ci sposteremo, prima abbiamo visto un panorama industriale e di contesto tecnologico, adesso cominceremo a parlare di un panorama strategico, di esigenze di diciamo, protezione degli interessi del Paese, anche di esigenze di sicurezza e di nuovo di tecnologia, di uomini, eccetera. Prego ammiraglio. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere lì con voi stamattina, ma abbiamo ultimato da poco il simposio di tutte le marine, oserei dire, del mondo,
in Venezia e quindi sono rientrato a Roma per poi essere di nuovo a Trieste domani per un'altra attività. Quindi vi ringrazio gli organizzatori di questa quarta edizione della Barcolana Summit e volevo anche salutare la dottoressa Rosolena, assessore regionale al lavoro del Friuli. Prima di partire volevo far vedere un video che dovrebbe racchiudere un po' tutto quello che c'è nel mondo della subacquea, quindi io lo faccio partire e spero che riuscite a condividerlo, a vederlo. Ecco, sta partendo. Ecco, riuscite? Sì. Bene, io ora partirei con il mio intervento, mi faccio aiutare da qualche slide giusto per dare anche a voi un'idea un po' più come dire, chiara di quello che è il Polo Nazionale della Subacquea. Quindi faccio partire la presentazione, spero che riuscite a vederla. Perfetto, eccomi, mi dà conferma che riuscite a vedere la presentazione? Sì. Un attimo che condividiamo, siamo in attesa di condividere lo schermo. Ecco, si sta condividendo, eccola. Perfetto, bene. Mi sente? Sì, prego. Riesce anche a vedere la presentazione perché io qui in questo momento non riesco a vedere niente. Comunque io parto in modo tale da darle un pochettino un punto di vista. Quindi il mondo sottomarino è caratterizzato da delle peculiarità fisiche che lo rendono una frontiera in gran parte inesplorata. I fondali marini coprono un'area 10 volte più grande di quella del continente africano, con abissi profondi di più di 6.000 metri, fenomeni geofisici in gran parte sconosciuti. Meno del 20% dei fondali marini è conosciuto e solo per il 2% esiste una mappatura accurata. È sorprendente pensare che conosciamo più Marte che i fondali marini. Tra l'altro l'ambiente sottomarino contiene materie prime essenziali, mi riferisco principalmente ai metalli rari, alle cosiddette terre rare, che sono utilizzate da tutti i sistemi di transizione green. Tutte le nostre infrastrutture critiche, sia per la comunicazione digitale che soprattutto per le risorse energetiche, sono sui fondali marini. Ci sono moltissime risorse di manganese e cobalto, pensate che in un unico giacimento sottomarino la quantità di risorse supera di 6.000 volte tutte le risorse di questi materiali presenti nella Terra.
Entro il 2030 il mercato globale di questo settore triplicherà, si parla addirittura di 400 miliardi di euro per tutto quello che c'è collegato. Il controllo dei fondali marini è un terreno sempre più di competizione internazionale e di opportunità. Per quanto riguarda le infrastrutture critiche, il nostro Paese dipende principalmente da queste infrastrutture che sono sui fondali marini. E come voi sapete, noi riceviamo gran parte del nostro approvvigionamento energetico da gasdotti che vengono dal Nord Africa e parte anche dall'Albania. Pertanto è fondamentale poter difendere e controllare queste infrastrutture. E infine non voglio dimenticare che l'ambiente sottomarino garantisce il sostegno alimentare e custodisce un patrimonio archeologico inestimabile valore. L'ultimo accenno che volevo fare alle telecomunicazioni digitali, perché non sempre si conoscono questi dati. Pensate che il 99% di tutte le telecomunicazioni internet viaggia attraverso dorsali marine e soprattutto dovete pensare che circa il 40% di queste dorsali marine sono di proprietà o gestite da aziende nazionali. L'evoluzione tecnologica con degli standard sempre più elevati e sempre a costi inferiori sta veramente favorendo l'acquisizione di capacità di accesso al mondo subacqueo che non è più appannaggio delle sole grandi potenze. Ciò si traduce in una maggiore vulnerabilità delle infrastrutture critiche subacquee e questo è dimostrato da tutti quegli eventi che sono successi nel recente passato. Mi riferisco al danneggiamento del gasdotto Nord Stream nell'estate del 22, mi riferisco al danneggiamento di un cavo di telecomunicazione tra Finlandia e Estonia, ma soprattutto mi riferisco anche a quello che è successo recentemente nel Mar Rosso a causa diciamo indiretta dell'attività degli Houthi. Da questi casi emerge chiaramente la necessità di proteggere le infrastrutture sottomarine che sono soggette a minacce esprimibili da ogni singolo veicolo subacqueo, ma soprattutto da ogni nazione, anche se non tra le più evolute. Il PNS, che vado adesso a dire, è un modello inedito, è un hub tecnologico, è pensato a rispondere all'esigenza non solo di proteggere gli interessi internazionali vitali, ma soprattutto di mantenere quella primazia che l'Italia ha in questo settore. Il PNS nasce con la legge di bilancio del 2023 ed è stato istituito con un decreto del Ministro della Difesa ed è stato inaugurato lo scorso dicembre. Promuove, agevola e coordina la cooperazione delle molteplici articolazioni operanti nel settore della subacquea, al fine di conseguire il potenziamento della ricerca tecnico-scientifica, dell'innovazione tecnologica e incrementare la competitività dell'industria nazionale, tutelando anche la relativa proprietà intellettuale. Ora, il PNS ha un compito principale, che è quello di essere un'espressione incisiva del sistema Paese. Quindi si tratta di una iniziativa che è volta a mettere insieme tutte quelle eccellenze nazionali e operanti nel mondo dell'innovazione della subacquea. Mi riferisco soprattutto alle università, ai centri di ricerca, all'industria e deve favorire la crescita e la competitività, tenendo conto che noi stiamo parlando di non un'espressione solamente della difesa, ma è un'espressione duale dove lavorano insieme pubblico e privato. Quindi il Polo ha una dimensione prettamente intergovernativa, interdisciplinare, interagenzia e come ho detto opera come catalizzatore del cluster subacqueo. Ci siamo tutti dentro.
È un'organizzazione interministeriale creata per cercare di sviluppare una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato, soprattutto nel campo di sviluppo di queste tecnologie del settore sottomarine. Per quanto riguarda la capacità del polo, io vi volevo far vedere la struttura di governance solo per far capire come è questa struttura. La struttura è basata su un consiglio di coordinamento interministeriale dove partecipano tutti i ministeri che fanno parte di questa iniziativa. Mi riferisco al MIMIT, alla Difesa, al Ministero dell'Università e della Ricerca e al neonato, diciamo, Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare. Nel comitato strategico, che è quello che poi effettivamente è il motore di tutta la struttura, sono integrate anche i rappresentanti delle industrie, i rappresentanti del CRUI, quindi tutti i rettori delle università italiane, il COMPER, e oltre a rappresentanti dei ministeri che vi avevo detto principalmente. Questa struttura è affiancata da una fondazione che permette di attirare anche i capitali privati per essere utilizzati per il mondo della ricerca e infine si avvale di una struttura operativa per effettuare i cosiddetti bandi di gara, ma soprattutto per mettere a disposizione di tutte le PMI, le start-up, i nostri laboratori, in modo tale da dare la possibilità non solo di partecipare con le loro capacità intellettuali, ma soprattutto di utilizzare i nostri laboratori nel piano dei bandi che vengono poi sviluppati. Questa è una visione generale del polo, poi magari nelle domande potremo andare anche un pochettino più in dettaglio. Quello che vi volevo far vedere, attualmente ci sono 2 i programmi di sviluppo in corso e ci sono delle linee tecnologiche che sono stati già sviluppati con dei bandi di ricerca che dovrebbero portare poi ad avere degli oggetti finiti. Il primo è quello di aumentare le comunicazioni tra i vari sensori acustici nel mondo della subacquea. Come sapete non è facile parlare e inviare dei dati quando un velivolo è sott'acqua per tantissime cose e quindi lo sviluppo di una linea di comunicazione che ci permette di aggiornare e di ricevere dei dati in tempo subito appena ricevuti è fondamentale. E questo poi sarà collegato ad avere un velivolo multimissione che riesca un po' a fare tutto quello che vogliamo fare sul mondo della subacquea, vale a dire controllo, ricerca e anche interventi manutentivi se possibili. Sono già stati fatti i primi 4 bandi di ricerca, verranno a breve fatti anche ulteriori 4 bandi perché la nostra intenzione è di avere prima possibile dei dati da poter mettere insieme per ottenere quei 2 progetti di sviluppo di cui vi ho parlato prima. Quindi io di fatto non voglio andare oltre, quindi sono disponibile per qualsiasi domanda e spero di aver dato un'idea almeno generale di quello che fa il Polo e soprattutto della missione che il Polo si prefigge. Grazie. Grazie Ammiraglio. Dunque lei ha dato un quadro chiaro di quella che è la rilevanza della dimensione subacquea. In primis, le volevo chiedere allora in termini strategici il dominio subacqueo, insomma, che già aveva e ha un peso rilevante, ma quanto ci aspettiamo che in prospettiva si effettivamente pesi in termini strategici? Il dominio subacqueo da sempre ha avuto un interesse strategico per le nazioni importante. Soltanto ultimamente ce ne stiamo rendendo conto un po' tutti e questo è dovuto al fatto che la tecnologia permette di raggiungere delle profondità che fino a qualche tempo fa non era possibile raggiungerle.
La problematica di questo è che questa nuova frontiera offre opportunità enormi, ma essendo una tecnologia che è facilmente raggiungibile, diciamo quasi da tutti, nasconde delle minacce intrinseche e quindi la problematica di difesa delle nostre infrastrutture critiche diventa sempre più importante dal punto di vista geostrategico. Come dicevo, immaginatevi un giorno senza la possibilità di connessione internet e questo può essere causato da qualsiasi attività. Pensate che lo scorso anno l'isola di Lampedusa ha avuto un problema a un cavo che portava le comunicazioni digitali, il cavo si era tranciato, ma non per attività effettuate da gruppi terroristici, ma da casualità. Un peschereccio che mentre pescava ha tagliato il cavo. Pensate che l'isola è stata 7 giorni senza la capacità di comunicazione e nessuna transazione bancaria, bancomat non utilizzabili, non si può pagare ai supermercati e non ci sono le comunicazioni internet, è devastante. Questo è successo anche nell'Indo-Pacifico, causato anche lì da cause naturali come i tsunami e così via. Pertanto poter non solo difendere ma soprattutto controllare queste infrastrutture critiche diventa fondamentale. Io voglio darvi soltanto dei dati. Noi sappiamo che su 100 cavi che vengono danneggiati ogni anno, circa il 60% è dovuto a cause naturali. Mi riferisco, come ho detto, a terremoti, a tsunami, ancore che arano e tagliano i cavi, ed è quello che è successo recentemente nel Mar Rosso legato a quell'attività Houthi che aveva danneggiato una nave, la nave aveva buttato l'ancora, quest'ancora nel dragare aveva tranciato il cavo. E il resto 40% è dovuto a tante cause che alcune non sono ancora state ben identificate, quindi è fondamentale proteggere queste infrastrutture critiche. Ecco perché dal punto di vista strategico il mondo sottomarino ha preso effettivamente un interesse prioritario per tutte le nazioni che fanno del mare la loro principale risorsa. Ecco, grazie Ammiraglio. Relativamente a questo, no? Allora prima il relatore precedente, Ingegner Cisilino di Fincantieri, ci ha fatto una panoramica delle opportunità e ovviamente delle necessità di continuare a essere competitivi da un punto di vista del mercato, da un punto di vista industriale. Ma qui parliamo anche in effetti di competizione, più che di competitività, tra i diversi attori in gioco. Quindi parliamo di interessi nazionali che si coniugano, come dire, con un discorso di competizione in certi domini. Quindi ci aspettiamo quindi un aumento di competizione fra tutti gli attori in gioco, visto il peso già oggi, l'importanza delle infrastrutture, ma in prospettiva, come vedevamo, si potrà parlare di deep sea mining, di deep sea factory, di utilizzo del mare, dei suoi fondali per dimensioni nuove, effettivamente ancora da esplorare. Beh, assolutamente sì, questo è lo scopo del Polo Nazionale della Subacquea. E ovviamente tutte le altre nazioni non stanno a guardare, hanno la capacità industriale, hanno tantissime altre capacità e quindi essendo l'ambiente subacqueo diventato una priorità per tutte le nazioni, tutti stanno lavorando. Noi abbiamo in questo momento dei settori di eccellenza in questo mondo. Mi riferisco alle università, mi riferisco ai centri di ricerca, ma soprattutto mi riferisco alle capacità industriali delle nostre aziende. Il Polo ha
la missione principale di mettere insieme tutte queste eccellenze in modo tale da creare un hub tecnologico avanzato che supporti tutto il cluster subacqueo e cerchi di mantenere quella competitività che oggi ci vede in una sorta di primazia. Quindi il polo ha proprio quel compito che lei accennava, cercare di rimanere in competizione in una posizione prioritaria che ci abbiamo oggi. E la prima idea che c'è in Europa, da nessun'altra nazione è stato sviluppato un centro che metta insieme tutte queste capacità, ma soprattutto metta insieme le capacità che vengono dalla difesa e che vengono dal privato. E questo è importante, perché noi in questo momento abbiamo delle eccellenze che, come dicevo prima, non voglio ripetermi, ma hanno la primazia in tutto il mondo. Ammiraglio, grazie. Lei tra l'altro ha anticipato una cosa che volevo chiedere appunto sul ruolo del polo come elemento di sistema. Questo è un punto molto importante perché spesso questo è il paese, diciamo, dei campanili, è il paese che ha anche delle eccellenze, ma talvolta non riescono a competere quando la competizione si fa effettivamente più ampia, perché spesso si muovono in maniera singola. Allora, noi la ringraziamo del suo intervento. Io volevo solo aggiungere una cosa. Prego. È una dimostrazione di quello che ho detto. Noi dobbiamo fare sistema paese in tutto, soprattutto in questo campo. I bandi che sono stati fatti e i raggruppamenti che hanno vinto i singoli bandi ci fanno capire come tutto il cluster subacqueo ha capito l'importanza. Noi abbiamo dei raggruppamenti dove all'interno ci sono industrie e start-up, PMI e industrie abbastanza importanti, ci sono università e l'Università di Trieste è presente in 2 di quei bandi e ci sono centri di ricerca. Quindi questo fa capire che il nostro cluster subacqueo ha capito l'importanza e sta investendo in questo polo. Quindi grazie, non aggiungo altro. Ammiraglio, grazie a lei per il suo intervento. Allora noi l'aspettiamo a Trieste domani, se ho capito bene. Assolutamente sì, domani pomeriggio parleremo di Vespucci, quindi sono veramente contento di essere presente. Grazie e a presto. A voi grazie, buon lavoro. E ci avviamo verso la conclusione di questo primo panel. Adesso con l'intervento, l'avevamo preannunciato, delle istituzioni, quindi invito sul palco l'assessore Rosolin, che è l'assessore regionale lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Questa mattina abbiamo parlato di investimenti, diciamo chiudiamo un po' con il tema di Blue Economy, anche Underwater Economy, quindi economy anche legata a prospettive tecnologiche che potevano apparire futuribili, in realtà vediamo che sono molto più vicine, ci sono esigenze veramente come si diceva, del prossimo futuro o del presente, e lei in qualche modo anche ha la delega che coniuga quello che diciamo presiede ricerca e innovazione, quindi guarda il futuro anche con il supporto a tutto il sistema scientifico del territorio, però poi guarda alla formazione, guarda al lavoro, quindi qui la sfida è perché l'abbiamo detto prima, il capitale umano è importante, significa formare, preparare. Oggi abbiamo diversi studenti, ma li abbiamo avuti in queste giornate del C-Summit presenti, abbiamo avuto veramente presenze da parte di tutte le scuole della regione, per poi generare questi impatti positivi, perché lavoro vuol dire occupati, vuol dire fatturati, vuol dire un territorio diciamo relativamente ad un'area che è veramente, diciamo, può veramente essere foriera di tutta una serie di segni positivi di più, no? E quindi questo è anche un messaggio, lo dico verso studenti e studentesse che magari
sono e siamo sempre un po' abituati a sentire un bombardamento a parte qua a Trieste un bombardamento di Nosepol, ma anche un bombardamento di questioni legate alla precarietà, diciamo, non si può trovare un lavoro stabile, bisogna spostarsi, bisogna emigrare. Guardate che in certi settori non è assolutamente così, anzi ci sono settori che stanno dicendo guardate ci sono investimenti che arrivano, ci sono risorse, opportunità e noi non troviamo le persone, non troviamo abbastanza persone, non troviamo abbastanza persone formate. Quindi diciamo, è veramente una chiave di lettura strategica questa. Buongiorno a tutti, grazie. Probabilmente gli interventi dovrebbero, soprattutto quando sono in conclusione, dovrebbero poter essere fatti conoscendo i contenuti di quelli che l'hanno preceduto e mi riferisco in particolare agli interventi che mi hanno preceduta oggi, perché credo abbiano tracciato tutte le linee di sviluppo sulle quali il Friuli Venezia Giulia cerca in maniera strutturata di inserirsi, cerca di inserirsi soprattutto per quello che riguarda il piano industriale di questa regione e la parte di opportunità e di ruolo che questa regione vuole e deve avere anche rispetto alle future generazioni. Prima l'ingegner Cisilino ha parlato correttamente di Fincantieri come l'orchestratore industriale di quelle che sono le attività che vengono messe in campo. In questo momento le ha ridotte o inserite solo all'interno del polo nazionale della subacquea. In realtà dagli interventi che abbiamo sentito fino adesso ci rendiamo conto che esiste anche una orchestrazione politica che sovrintende a tutti questi passaggi su cui il Friuli Venezia Giulia vuole essere protagonista. L'elenco è lunghissimo, noi partiamo e ci concentriamo solo su questi aspetti dal fatto che sicuramente la nuova frontiera dello sviluppo tecnologico è legata al settore underwater, però io aggiungerei anche alcune visioni che contestualizzano l'interesse del Friuli Venezia Giulia per questo settore, al di là di quella che è la presenza di un polo, di un cluster tecnologico, di imprese, di aziende, di percorsi formativi, di istituzioni scientifiche che accompagnano tutto questo. Per il Friuli Venezia Giulia è importante essere presente nella fase di avvio del Piano Nazionale della Subacquea. Saremo la prima regione che andrà a contribuire, intervenire in maniera diretta all'interno del Polo Nazionale della Subacquea e dei bandi che sono stati presentati dall'ammiraglio nell'intervento che mi ha preceduto. Lo facciamo per molteplici motivi. Innanzitutto c'è un dato di valenza nazionale. Per la prima volta credo che l'esercito, i governi che si sono susseguiti hanno messo insieme un piano trasversale di interessi di vari ministeri che destina allo studio, alle ricerche, l'innovazione, in questo caso soprattutto per quanto riguarda il settore della difesa, ma pensando ovviamente a un dual use anche legato al settore civile, una strategia di regia di sistema nazionale. Questo fa sì che la Regione Friuli Venezia Giulia, se vuole essere competitiva e entrare all'interno di questo dibattito, deve in qualche modo intervenire da subito all'interno del Polo Nazionale della Subacquea. C'è un altro tema di valenza nazionale e di collocazione del Friuli Venezia Giulia. Il Polo Nazionale della Subacquea è tutto o molto concentrato sul Tirreno. L'Adriatico, nonostante l'avete visto ben rappresentato all'interno delle slide dell'ingegner Cisilino, nonostante la maggior presenza di infrastrutture critiche subacquee, in realtà non vede attori principali o primari, tolta Fincantieri ovviamente e gli altri attori presenti sul settore dell'Adriatico. Noi rischiamo, o meglio, noi abbiamo scelto di non rischiare di rimanere fuori da questo tipo di dibattito. C'è un altro fattore che si inserisce.
che si inserisce e che si collega sempre alle infrastrutture critiche subacquee, il ruolo che il Friuli Venezia Giulia ha avuto sicuramente per tutte quelle che sono le infrastrutture subacqueo, e penso ai gasdotti, agli oleodotti, a tutta la dorsale adriatica, ma che è un ruolo in previsione anche all'importazione di nuovi combustibili, di nuovi, materie per l'energia, penso in particolare ovviamente all'idrogeno e penso in particolare al ruolo che abbiamo sempre e storicamente avuto rispetto a tutto il settore del marittimo e ha il ruolo che ancora in maniera più importante dobbiamo continuare ad avere rispetto al ruolo che il porto di Trieste ha tra le infrastrutture critiche sicuramente, ma anche a livello geopolitico. Investire nella subacquea significa mettere insieme tutti questi aspetti e queste visioni. Cogliere una grande opportunità per ridisegnare poi in realtà anche quello che è il ruolo che ad esempio i nostri cluster sul territorio hanno sicuramente nel rapporto con le aziende, con gli enti di ricerca, con tutti i sistemi di trasferimento tecnologico, ma anche di innovazione per quanto riguarda il futuro. Una delle cose sulle quali stiamo lavorando è quella di superare i compartimenti stagni, parliamo di barche, superare quelli che sono i compartimenti stagni e andare a immaginare che in molte discipline, in molti settori, c'è bisogno di una trasversalità di intervento che mette insieme esigenze particolarmente diverse. Non possiamo più occuparci di mare considerando solo il tema della navigazione superficiale, dobbiamo occuparci di mare legato all'aerospazio, legato alla presenza delle infrastrutture, degli strumenti subacquei, dobbiamo pensare ovviamente alle nuove energie. Dobbiamo farlo rafforzando quello che è un sistema che abbiamo cercato di creare in questi anni sul territorio. L'abbiamo fatto sicuramente col cluster, l'abbiamo fatto con i progetti di ricerca e sviluppo che vedono partecipare insieme gli enti di ricerca e le aziende che completano il quadro di partecipazione di tutta la comunità a quello che è un tema sostanziale. Lo faremo con quello che il Presidente Fedriga ha fortemente voluto, il nuovo fondo di Venture Capital, Maritime Venture, che si insedia a Trieste con la partecipazione ovviamente di Mimit, Cassa Depositi e Prestiti e Fincantieri. Come tutte le cose che avvengono in questi periodi, hanno due aspetti che credo siano rilevanti e debbano essere, come dire, centrali. La prima è il tempo. La velocità con la quale tutto questo avviene e tutte le cose si orientano non è la velocità alla quale siamo stati abituati per moltissimi anni. Per moltissimi anni si filosofeggiava di trasferimento tecnologico, si filosofeggiava di multidisciplinarietà. Ora il tempo non è più una variabile della quale si può non tener conto. E la seconda, e lo ridico ma l'ho già detto, è la necessità di andare ad integrare strategie diverse. Il Piano Nazionale della Subacquea, i bandi che sono già stati emanati, la scelta della Regione Friuli Venezia Giulia di essere la prima regione a entrare, a collaborare e ad avere un ruolo nel Piano Nazionale della Subacquea è sicuramente legata al tempo, è sicuramente legata al rafforzamento del nostro territorio, ma è ancora di più legata a una visione che non va da qui ai prossimi 2 anni,
Va da qui ai prossimi 10 anni, quando le strumentazioni, quando l'utilizzo, e lo diciamo sempre, dell'intelligenza artificiale, di tutti i temi della cyber security, di tutti i temi che riguardano ricerca e innovazione, i nuovi combustibili, troveranno realizzazione. Grazie. Quindi questo... Ho già risposto a tutto quello che mi voleva chiedere. Allora finiamo con un applauso. No, poi è ovvio, ovviamente ne abbiamo parlato nel percorso che ovviamente stiamo attivando e su cui il professor Sulligo mi ha fatto una domanda molto puntuale, che è quella che riguarda il capitale umano. Ecco, questa è la terza variabile sostanziale sulla quale credo sia necessario, io spero che la Regione Friuli Venezia Giulia lo faccia nella maniera più strutturata possibile, investire. Lo è anche questo su molteplici logiche e seguendo molteplici punti di vista, ma lo è soprattutto anche in questo caso nell'anticipazione di quelli che sono i bisogni che il mondo del lavoro avrà. Noi abbiamo investito molto nel sistema ITS, siamo assolutamente intenzionati a continuare ad investire molto nel sistema ITS, siamo convinti, e lo facciamo sempre in maniera molto strutturata, che tutto il sistema delle università e degli enti di ricerca siano soggetti fondamentali nella creazione di questo percorso. Io rimango convinta e sono convinta che sia stata, tra tutte le cose immaginate dai governi nel loro succedersi, che l'istituzione delle filiere formative sulle quali stiamo lavorando e che stanno vedendo la luce anche in questa regione, uno degli aspetti più importanti, riuscire a indirizzare, a rafforzare i talenti, a far coinvergere anche in questo caso visioni e approcci diversi rispetto al tema del lavoro è un dato fondamentale. Vogliamo, e continuiamo a farlo, investire peraltro all'interno del Fondo Sociale Europeo per dare gambe, anche questo anticipando rispetto a quelle che probabilmente saranno le necessità fra 10 anni, a dare gambe a quei percorsi di altissima specializzazione che avvengono all'interno dell'università legati a settori strategici di sviluppo del nostro territorio. Sicuramente il navale, nautico, l'aerospazio, la subacquea, l'energia sono temi sui quali noi crediamo di volere e dover investire molto. Grazie Assessore. Io volevo fare solo un remark, perché lo ha citato lei, ma i due relatori precedenti la stessa cosa. Questo richiama la velocità. C'è un tema di rapidità del cambiamento, un tema di velocità, di accelerazione, di competizione, quindi secondo me questo è un evento per pubblico e scuole, lo rivolgo, lo rifletto su studenti e studentesse, perché come dire, insomma, velocità significa anche muoversi, insomma, sbrigarsi, diciamo, cioè avvicinarsi anche a questo tipo di realtà con, diciamo, decisione, con motivazione. Ecco. Assolutamente, ma io sono convinta che i giovani lo abbiano. Per noi è difficile, per le generazioni più avanti negli anni è difficile. Io sono convinta che i giovani di questo dato siano assolutamente coscienti. Il mondo cambia velocemente anche perché loro ci hanno portato, i giovani di oggi ci hanno portato a cambiare velocemente. Quindi io su questi aspetti non ho dubbi su chi verrà dopo di me, ho dubbi su di me di essere capace a seguire questa velocità di pensieri, di cambiamenti, di strutturazioni completamente diverse a quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi. Grazie. A voi. E prima di concludere, colgo l'occasione, ci ha raggiunti,
diciamo, non era riuscito ad essere con noi per i saluti istituzionali, ma ci ha raggiunti adesso, il professor Mitja Giaruz, il presidente di Barcolana, al quale do volentieri la parola per un saluto. Grazie professor Sulligo per aver condotto una mattinata davvero molto interessante. Sono riuscito a rimanere un po' qui con voi e davvero sono sorti degli spunti significativi. Io sono d'accordo con l'assessore Rosolén, il problema non sono i giovani che stanno dentro la contemporaneità e vivono il futuro, il problema sono le agenzie formative, la capacità della scuola e dell'università, e lo dico in primis dell'università. Sono un professore universitario e mi rendo conto che anche nell'insegnare il diritto facciamo difficoltà a cambiare il nostro linguaggio, le nostre modalità comunicative, e questo vale anche per, a maggior ragione secondo me, per tutta la parte, diciamo così, delle scienze dure, delle tecnologie. E quindi questa occasione è stata particolarmente propizia, secondo me, per approfondire questi temi. La Barcolana di quest'anno è dedicata alle energie positive. Io credo che, come dire, in un mondo che è pieno di preoccupazioni, di tensioni, dobbiamo riscoprire, ragionando assieme, delle energie positive, partendo esattamente dalle filiere della formazione che citava l'assessore Rosolén, cercando di fare un investimento anzitutto sugli istituti, sui professori, per riuscire a formare adeguatamente le generazioni future. Ma credo che da questa mattina, come dire, siano venuti dei messaggi di ottimismo sul futuro, sulla occupabilità dei giovani, no? C'è un tema enorme che è la sfida dell'intelligenza artificiale e alcune professioni che probabilmente si evolveranno e altre che scompariranno. Io credo che davvero la grande sfida delle istituzioni, del decisore politico, sia quella di intercettare questi cambiamenti facendo delle scommesse talvolta, perché alcune scommesse che sono state fatte sono state vinte, ce l'ha raccontato il vicepresidente di Fincantieri, e però sono fondamentali per il nostro territorio. Consentitemi alla fine davvero di ringraziare Giorgio Sulligo per quello che ha fatto per il C-Summit, quindi un applauso per Giorgio. Un ringraziamento all'ufficio scolastico regionale che ha creduto in questo progetto, e da ultimo, ma non da ultimo, un ringraziamento davvero non retorico all'assessore Rosolén, perché sostanzialmente negli anni il C-Summit è cresciuto perché la Regione Friuli Venezia Giulia ci ha creduto e l'ha trasformato in un momento di riflessione e un momento di crescita per tutti. Quindi grazie davvero e buona Barcolana.
Ricerca, sviluppo e innovazione nel settore marittimo, un'operazione di importanza strategica. Buongiorno a tutte e tutti, anche da parte mia. Vi invito a sedervi così continuiamo con questa sessione, l'ultima della mattinata. Che dire, innanzitutto, ecco, lasciatemi dire che è davvero un piacere essere di nuovo qui a distanza di una settimana dal Big Science Business Forum per parlare di ricerca e di innovazione e dell'importanza della cooperazione per innovare. Continuiamo adesso a parlare di ricerca e innovazione nel settore marittimo. Parliamo di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare tecnologie nuove innovative tecnologie marittime. Parliamo insomma di scienza e mare e di scienza per il mare, e quindi mi piace ricordare, mi piace citare il fisico che in qualche modo ha contribuito a far nascere quello che noi oggi chiamiamo il sistema Trieste. Mi riferisco a Paolo Budinic. Paolo Budinic paragonava il nostro cervello al ponte di comando di una nave. Lui diceva: mantenere il cervello attivo è fondamentale perché il cervello è come il ponte di comando per una nave, deve funzionare bene perché la nave vada per mare forte e sicura. Ebbene, i progetti che conosceremo adesso sono progetti che in maniera diversa concorrono effettivamente a migliorare l'efficienza di un settore che è strategico, è stato detto nel precedente panel, un settore strategico per il territorio, migliorare l'efficienza in un'ottica di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale. Sono i primi 6 progetti in graduatoria che si sono aggiudicati fondi messi a disposizione dal programma regionale FESR 2021-2027 nell'ambito della strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia. E allora io invito al microfono l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa occasione importante per noi come amministrazione regionale di presentare un risultato meraviglioso. Qui con me l'assessore Rosolén che trarrà le conclusioni di questa mattinata, di questo panel. Siamo convinti che la nautica in particolare tracci il futuro grazie a questa linea di finanziamento che abbiamo messo in campo con il Porfesr, che ha una dotazione finanziaria di 5.300.000 euro con 6 progetti finanziati che davvero parlano di sostenibilità, parlano di innovazione, hanno questa capacità di traguardare le sfide future in un settore che è trainante nel nostro territorio e che è vincente tenuto conto delle prospettive che abbiamo avuto modo di analizzare insieme agli operatori. E quindi per noi è un motivo di grande orgoglio oggi essere qui a ringraziare, a tributare i vincitori del bando, ma anche chiedendo loro un passaggio in più. Ovviamente noi vogliamo che siano testimoni di un cambiamento che è già in atto, perché la sensibilità su questi temi è diffusa, visto che le nostre realtà fanno della competenza il primo biglietto da visita. E quindi chiediamo e crediamo che sia doveroso che questa sia anche l'occasione per fare un po' da gran cassa per chi ha voglia delle idee ma non sa ancora come attingere ai fondi utili per poterle realizzare, e quindi l'esempio di questi 6 progetti per noi vuole essere appunto anche un'occasione per fare da effetto domino su tanti e tanti giovani imprenditori, su start-up innovative che si vogliono cimentare in questo settore, un settore vivo, un settore attivo e un settore che appunto gode dell'attenzione privilegiata sul progetto appunto e sui progetti Porfesr, perché abbiamo capito e compreso quanta è la possibilità di far crescere le nostre realtà grazie a questi finanziamenti.
Grazie mille Assessora Zilli. Allora ci impegniamo e ci attrezziamo ad andare verso il futuro equipaggiati di innovazione e di competenze. Anche prima l'Assessora Rosolenna ha sottolineato l'importanza del capitale umano e insomma la Regione Friuli Venezia Giulia lo dimostra da anni, l'impegno per supportare il capitale umano che è una leva fondamentale della crescita e della competitività del nostro territorio. Grazie. Grazie a tutti, buon lavoro. E allora, dicevo, ricerca, sviluppo e innovazione nel settore marittimo, un'operazione di importanza strategica. Cerchiamo di capire perché e soprattutto cos'è un'operazione di importanza strategica che è stata recentemente introdotta, uno strumento introdotto dall'Unione Europea, uno strumento introdotto per valorizzare progetti regionali e soprattutto la sinergia, la partnership tra attori diversi dell'ecosistema dell'innovazione. Per farlo io invito al microfono Joanna Oleknovic, appunto della Commissione Europea. Benvenuta e grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono molto lieta di avere questo privilegio di partecipare in questo evento e di poter scoprire gli importantissimi progetti per la Regione. Per cominciare mi permetto di ricordarvi che la politica di coesione è destinata a tutte le regioni e città dell'Unione Europea per ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni dei membri Stati. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuisce a finanziare i progetti per permettere ai cittadini di vivere in Europa più intelligente, più verde, più connessa e più sociale. L'Italia è il secondo paese in Europa a ricevere i fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione. Una grande parte delle risorse è destinata alla ricerca e all'innovazione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato più del 50% dei fondi disponibili per supportare i progetti in questo settore. Come sappiamo, innovazione stimola i mercati, trasforma le economie, è indispensabile per raggiungere gli obiettivi generali delle transizioni gemelle verde e digitale. Tutti i progetti, in particolare questi innovativi, devono essere realizzati in partenariato pubblico e privato. Perché? Perché un tale partenariato dovrebbe stimolare la collaborazione non solo fra imprese, ma anche fra le imprese, l'università e le istituzioni pubbliche. In questo modo nascono i progetti utili ed efficaci per lo sviluppo della regione e per i cittadini. Oggi parliamo dei progetti che contribuiscono agli obiettivi europei come il Patto Verde. Il Green Deal europeo mira a ridurre le emissioni di gas sera del 55% entro 2030. Come vedremo, tutti supportano il Patto Verde. Scopriremo ad esempio il progetto Wings, che propone di utilizzare la forza del vento per ridurre il consumo di carburante e contenere le emissioni delle barche. Un altro progetto, il POR3. Tale progetto mira a creare un digital twin del sistema portuale collegandolo con infrastruttura ferroviaria nazionale. Un altro obiettivo chiave della politica ambientale europea riguarda il rumore. Il rumore ambientale continua ad essere un grave problema di salute ambientale in Europa. Almeno il 20% della popolazione dell'Unione Europea vive in aree in cui i livelli di rumore sono considerati dannosi per la salute. Scopriamo il progetto Marinai, il quale prende cura anche del benessere dei cittadini proprio in questo senso. Infine, trasformazione digitale. Diventare un'Europa digitale è fondamentale per la futura prosperità economica e della coesione sociale dell'Unione Europea. Mi sembra che tutti i progetti siano digitali. In particolare vorrei mettere l'accento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, importante per avanzare le tecnologie anche nel settore marittimo. Con la dotazione di quasi 2.140.000 euro del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, questi progetti sono considerati come operazioni di importanza strategica per la Regione. Ma come sono? E che cose sono?
Le operazioni di importanza strategica sono i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici della regione, mettendo in evidenza le operazioni emblematiche. Tali progetti sono molto visibili. Le operazioni di importanza strategica sono una novità, con particolari misure di monitoraggio e comunicazione. Il Comitato di sorveglianza dovrebbe monitorarle, anche la Commissione europea le guarda attentamente. Per comunicarle è fondamentale dare la parola ai beneficiari per raccontare la loro storia, che dietro e presentare ai cittadini le ricadute positive e concrete. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Ioanna Oleknovic. Nel frattempo ci attrezziamo il palco per ospitare i beneficiari e quindi ascoltare, conoscere direttamente attraverso la loro voce i progetti innovativi che si impegnano a realizzare. Ringrazio ancora una volta Ioanna per aver ricordato come la ricerca scientifica e la collaborazione pubblico-privato siano leve fondamentali per andare verso un'Europa più intelligente, più connessa, più sostenibile e più sociale, appunto uso le sue parole. Vi ricordo soltanto che questo in fondo è il primo evento dedicato alle operazioni di importanza strategica, quindi un evento di kick-off, anche perché di fatto i contributi sono stati appena assegnati, da poco assegnati ai beneficiari e quindi parliamo di progetti che stanno appena iniziando. E allora, per conoscere più in dettaglio, Ioanna in qualche modo ha già fatto una panoramica, ma per conoscere più in dettaglio di cosa stiamo parlando, io invito sul palco Lucio Sabadini, Cluster Mare FVG, Gianluca Agustin del progetto Marinai, Dario Campagna del progetto Portrait, prego di là, Roberto Prever del progetto WINS, Andrea Colavitto del progetto C2Demo, Emanuele Brocco di Silent Ship e Daniele Bruno del progetto C-Drone. Mi pare che ci siano le sedie per tutti. Ok. Benvenuti e grazie per essere qui, siamo curiosi insomma di conoscere quali sfide vi proponete di affrontare e di vincere, però io innanzitutto prima di conoscere appunto i progetti che hanno vinto, che si sono aggiudicati i fondi di questo bando, io partirei con Lucio Sabadini, Cluster Mare FVG. Il cluster è il punto di riferimento per il settore delle tecnologie marittime in Friuli Venezia Giulia. È un network di imprese, centri di ricerca, università, enti di formazione che insieme appunto possono essere più competitivi e il cluster cerca di facilita il dialogo, facilita la collaborazione proprio nella consapevolezza e nella convinzione che dalle sinergie tra attori diversi può nascere l'eccellenza. Ma nello specifico qual è stato il ruolo del Cluster Mare FVG nel dare vita a questi progetti? Sono progetti collaborativi e qual è il valore aggiunto di queste procedure negoziali? Grazie, buongiorno a tutti. Io partirei un passo indietro ancora perché il Cluster Mare FVG è stato incaricato dalla Regione ed è un ente che lavora per la Regione, cioè un ente che fa un'attività istituzionale per la Regione, ha coordinato quella che viene chiamata scoperta imprenditoriale, cioè l'attività di far emergere dal basso quali sono le necessità che poi sono scelte ovviamente dal governo della regione per essere inserite nella strategia regionale. E questo è stato il primo lavoro, cioè il primo lavoro è stato quello di contattare il territorio, intervistare il territorio, tra l'altro è un'azione che è stata fatta 2 volte, nel frattempo che lavorava un comitato di esperti nominato dalla Regione, guidato da Mare FVG, per selezionare quali sarebbero state, viste dal territorio, viste dagli attori, quindi dal sistema scientifico e dal sistema industriale, le priorità su cui investire durante il periodo della strategia.
È stato un lavoro di 6 mesi, non è stato un lavoro schioccando le dita si fa, è stato un lavoro che ha portato a selezionare quelle tematiche che avessero la capacità di essere svolte a livello regionale, perché esistono delle tematiche per cui servono competenze che nella regione non ci sono, no? Quindi selezionare le tematiche che erano consone per le capacità del sistema territoriale, scientifico e industriale, identificare anche, e ne sono state identificate 9 raggruppate in 3 traiettorie di ricerca e innovazione, scartandone molte altre che richiederebbero, ripeto, competenze esterne al sistema territoriale e non sviluppabili nei tempi della programmazione. Quindi questa è stata una prima azione che è servita perché il territorio anche si rendesse cosciente di che cosa può essere fatto a livello territoriale e di che cosa invece va fatto in ambiti più ampi, perché necessita di un consenso più ampio, di una capacità più ampia. È stata anche fatta, e da questa diciamo, analisi, che è stata fatta un'analisi anche di debolezze, forze, eccetera, eccetera, è stata anche individuata qual era diciamo, l'investimento che si ipotizzava. Questo è stato fatto nella seconda metà del 2020, quindi insomma è passato qualche anno. Qual era l'investimento che si riteneva necessario per arrivare a effettivamente un livello di innovazione pari a quello che si riteneva necessario. Era stato ipotizzati di dover lanciare progetti per 90 milioni di euro. Ok? E in parallelo è stato sviluppata un'analisi di quali strumenti sarebbero stati i migliori strumenti per riuscire a costituire dei progetti che dessero delle ricadute misurabili, cioè che non fossero una goccia in un vaso, ma che fossero, non dico il vaso, ma almeno un bel pezzo del vaso. E in questo caso parliamo di progetti realizzati da imprese del territorio, università, imprese e università ricerca. del territorio, assolutamente sì. E abbiamo identificato che servivano progetti superiori al 1 milione di euro per essere significativi, e in questo senso abbiamo anche proposto alla Regione di utilizzare un meccanismo nuovo per la Regione, ma che viene utilizzato per i grandi progetti a livello nazionale, che sono i progetti negoziali, cioè dei progetti la cui valutazione si fa in contraddittorio con chi li propone, no? Perché è un modo più veloce di capire il valore del progetto e dà anche una responsabilità maggiore alle partnership di progetto, perché devono riuscire a spiegare a degli altri esperti la validità del loro lavoro. Quindi anche questo è un'innovazione, cioè l'innovazione di metodo su cui lavorare. Questo è importante. L'ha già ricordato prima la funzionaria della Commissione europea, perché parliamo di un settore in cui l'integrazione fra competenze è fondamentale e parliamo di un momento storico in cui l'innovazione è talmente complessa per cui nessuno può fare da solo, cioè da soli non si vince. Da soli si fa un passettino, ma se uno vuole fare un salto serve essere in più, con più competenze scientifiche, tecnologiche e anche di chi poi si deve portarsi a casa le soluzioni, no? Il cosiddetto end user. Quindi questo è stato un lavoro che poi per noi è continuato, nel senso che una volta che è stata proposta questa metodologia, questi obiettivi, questo modus operandi alla Regione, e la Regione l'ha fatto proprio, noi abbiamo iniziato il lavoro di sollecitazione del territorio per far emergere idee
e poi accompagnarle nella loro maturazione dall'idea al progetto. E allora adesso questi progetti li conosciamo, voglio sottolineare appunto alcune parole chiave, multidisciplinarietà e collaborazione, perché ormai è consapevolezza condivisa che insieme si innova meglio e si fanno decisamente passi più importanti verso il futuro e verso gli obiettivi che appunto sottolineavamo anche prima. Adesso conosciamo quindi progetti innovativi, lo ricordo, finanziati dal programma regionale FES 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con Gianluca Agustin, quindi parliamo del progetto Marinai, che è finalizzato a ridurre il rumore in acqua generato dalle eliche delle navi e dai motori. Ecco, solo una premessa, perché quando parliamo di sostenibilità in ambito marittimo il pensiero corre immediatamente alla necessaria, ovviamente, riduzione dell'inquinamento legato alla dispersione degli inquinanti in mare, però appunto non dobbiamo sottovalutare anche l'inquinamento acustico. Il rumore subacqueo di fatto è qualcosa di in parte poco noto e appunto sottovalutato, però voglio dire ha un forte impatto, insomma non sottovalutiamo l'impatto che ha per esempio sulle creature marine. Ecco, proprio da questo presupposto siete partiti per il progetto Marinai. Buongiorno a tutti. Sì, esattamente. Questo ambizioso progetto ha come sfondo un quadro normativo introdotto dall'Unione Europea che punta alla conservazione, al mantenimento e la salute dell'ambiente marino. Ed in particolare queste norme enunciano che il rumore emesso dal transito delle imbarcazioni deve rimanere al di sotto di alcuni limiti che non impattino negativamente la biodiversità degli ecosistemi marini. Se guardiamo al rumore ridotto in acqua delle navi, diciamo una delle principali sorgenti di radiazione sonora è dato proprio dalla rotazione delle eliche e dalle strutture verticali e cavitative che si generano durante la rotazione stessa. Bisogna comunque considerare sempre anche il punto di vista energetico, quindi di efficienza propulsiva, che poi vuol dire efficienza energetica dei propulsori stessi. Ecco quindi che bisogna puntare a un tipo di progettazione che miri sì al migliore efficientamento energetico possibile, ma anche alla riduzione della tracciatura sonora delle navi stesse. Infatti esistono delle particolari aree marine protette in cui le imbarcazioni a cui vogliono accedervi devono soddisfare rigidi limiti riguardanti il segnale acustico emesso. Sì, basti pensare alla nostra area marina protetta di Miramare. Diciamo quella è un'area molto piccola, ma sì, ce ne sono altre in giro per il pianeta molto più grandi. Ecco quindi che è necessario appunto perseguire questi due obiettivi, quindi efficienza energetica propulsiva e tracciatura sonora, quindi ridurre il rumore irradiato dalle eliche stesse. Ecco, allora vediamo come, perché prima Ioanna dalla Commissione Europea ha tirato in ballo l'intelligenza artificiale. Se avete seguito l'assegnazione dei premi Nobel, sapete che, ecco, possiamo dire, lasciatemi usare questa espressione, l'intelligenza artificiale è stata premiata sia per la chimica che per la fisica, o meglio Hassabis e Jumper, due dei vincitori del premio Nobel per la chimica, hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale che è riuscito a risolvere un problema irrisolto da 50 anni, prevedere le strutture complesse delle proteine. Invece Hopfield e Hinton, Nobel per la fisica, hanno sviluppato i sistemi di apprendimento automatico, parliamo quindi di machine learning, che oggi fanno funzionare i più famosi sistemi di intelligenza artificiale. Che ruolo ha l'intelligenza artificiale nel vostro progetto? Allora, all'interno di questo progetto dovremo avvalerci di simulazioni di fluidinamica numerica in cui la risoluzione e quindi la soluzione delle scale turbolente delle dinamiche cavitative sarà molto spinta. Andremo quindi a valutare un gran numero di variabili geometriche, quindi di forme di pale diverse, e per un gran numero intendo qualcosa che cresce in maniera esponenziale con il numero delle variabili che andremo a considerare, e dall'altra parte bisogna considerare appunto che queste simulazioni attualmente girano e necessitano di un tempo di calcolo di svariate ore su importanti infrastrutture di calcolo. Quindi la nostra mission in questo progetto è riuscire ad allenare un algoritmo di machine learning che impari a correlare
i risultati in termini di prestazioni propulsive e di rumore ridotto in acqua rispetto alle variabili geometriche che poi impattano sulla forma dell'elica. In questo modo poi potremo fornire ai progettisti uno strumento che potrà dare delle risposte in tempo quasi reale riguardo appunto alle prestazioni che ci interessano rispetto alle forme delle eliche. Questo è estremamente importante perché potrà essere calato all'interno e usato in maniera massiva all'interno delle spirali di progetto che tipicamente hanno dei tempi estremamente ristretti. E questo avrà un'importante ricaduta sia sul prodotto appunto nell'ambito navale che nautico. Volevo poi infine rimarcare il fatto che grazie ai fondi europei siamo riusciti a diciamo, chiamare le eccellenze scientifiche, matematiche e ingegneristiche che abbiamo nel territorio, e infatti i partner di questo progetto sono di assoluta importanza e rilevanza. Infatti partecipa il gruppo MATLAB della SISSA, i quali sono esperti in sviluppo di metodologie di calcolo basate su sistemi ridotti. Partecipa il gruppo dell'Università di Trieste EA Fluids, i quali sono esperti nel calcolo della turbolenza e nel calcolo del rumore generato da essa. Chiaramente ci sono delle aziende di respiro internazionale quali Fincantieri e il gruppo Veneto Italia. E infine abbiamo anche 2 piccole e medie imprese quali Quantum Fast Computing, e i quali sono esperti e specialisti nel calcolo in tempo reale, e MICAD, che invece si occupa di simulazioni in ambito fluidodinamico sulle carene di imbarcazioni. E allora grazie Gianluca Agustin, passiamo al progetto Portrait, ne parliamo con Dario Campagna, un progetto che vuole realizzare una rappresentazione digitale, interattiva e dettagliata del sistema portuale. Parliamo dei porti di Trieste e di Monfalcone e degli interporti di Fernetti, Cervignano e Gorizia. Di fatto volete creare quello che è un gemello digitale per migliorare l'efficienza, ridurre i costi, insomma dare un supporto alla comunità portuale nel prendere decisioni. Innanzitutto chiariamo che cos'è un digital twin e perché è importante per ottimizzare i servizi appunto del nostro sistema portuale. Sì, certo. Buongiorno a tutti innanzitutto. Partiamo da una definizione concisa ma efficace. Un gemello digitale o digital twin è una replica virtuale di un oggetto, sistema o processo reale a cui è connessa e che ne permette la simulazione, monitoraggio o ottimizzazione. Volendo fare un esempio, possiamo considerare il motore di una nave. Per il motore di una nave possiamo implementare un gemello digitale andando innanzitutto a sviluppare dei modelli di simulazione. Tramite sensori installati sul motore possiamo monitorare parametri come la temperatura di esercizio, i consumi di carburante e le vibrazioni. Questi dati possiamo trasmetterli in tempo reale ai nostri modelli di simulazione e grazie ad essi, a questa connessione tra reale e virtuale, possiamo simulare diversi scenari operativi del motore e per esempio prevedere possibili guasti o necessità di manutenzione. Nel caso del progetto Portrait, l'obiettivo, come già detto, è quello di sviluppare un gemello digitale non per un oggetto fisico come il motore, ma per un sistema portuale, quello della nostra regione, che come indicato comprende 2 porti, Trieste e Monfalcone, e 3 interporti che sono Fernetti, Gorizia e Cervignano. Questo sistema si colloca in un territorio, quello della nostra regione, che ha caratteristiche geografiche tali da imporre dei vincoli sulle scelte che si possono fare per migliorare l'efficienza del sistema o incrementarne la capacità. E da qui l'esigenza di avere questa rappresentazione virtuale, il gemello digitale, per aiutare, supportare gli operatori della comunità portuale a prendere decisioni simulando scenari possibili di sviluppo tenendo conto di questi vincoli. Scelte, per esempio, che puntano a ottimizzare la gestione dell'ultimo miglio ferroviario e a promuovere una sempre più forte integrazione tra la rete ferroviaria nazionale e le attività portuali. Quindi, se capisco bene, quando parliamo
Cioè, voglio solo sottolineare una cosa, hai fatto l'esempio del motore di una nave, ricordiamo però che il gemello digitale, il concetto di gemello digitale nasce in ambito industriale proprio per ottimizzare lo sviluppo di un prodotto, coordinarne tutto il ciclo di vita, appunto attraverso un suo simulacro virtuale. Poi via via negli anni ci si è reso conto che i gemelli digitali possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, appunto dal motore ad una città, proprio perché consente di migliorarne, valutare, capire quali interventi apportare per migliorarne l'efficienza, la sicurezza. Insomma, in fondo parliamo di analisi predittive per supportare delle decisioni e degli interventi mirati. Ecco, dicevi che il digital twin a cui state lavorando può essere uno strumento importante anche per ottimizzare l'ultimo miglio ferroviario. Perché questo aspetto è cruciale? Quindi la sinergia, l'integrazione tra rete ferroviaria e attività portuali. Sì, l'integrazione tra rete ferroviaria e attività portuali è oramai fondamentale per garantire l'efficienza e la competitività dei porti moderni, che sono l'anello di congiunzione tra il sistema di trasporto marittimo e quello terrestre. Se guardiamo al caso di Trieste, il porto è il più importante tra quelli del sud Europa come porto ferroviario e Trieste è un esempio rilevante di questa sinergia tra rete ferroviaria e attività portuali. Per esempio, grazie ai 70 km di binari che collegano tutte le banchine, nel porto di Trieste è possibile comporre i treni direttamente nel terminal, facilitando così il trasporto delle merci da e per le principali reti ferroviarie europee. Nel corso degli anni il traffico ferroviario a Trieste ha visto un costante aumento e questa crescita è stata anche consolidata dalla espansione del cluster ferroviario dell'autorità portuale, includendo appunto il porto di Monfalcone e l'interporto di Cervignano, e anche grazie alla unificazione della gestione delle operazioni di trasporto ferroviario da parte di Adiafer, che ha portato a una gestione più efficiente dei collegamenti e connessioni tra rete ferroviaria e terminal portuali. Questo sistema, che è cresciuto e ha volumi di traffico in continua crescita, ha raggiunto ora una complessità tale da rendere necessaria una visione sistemica per lavorare su di esso. Non basta lavorare sulle singole parti, su un porto o su un interporto. Da qui di nuovo l'importanza di lavorare su questa integrazione tra rete ferroviaria e le attività portuali e i loro processi, quindi non solo la movimentazione dei treni. E in questo contesto strumenti informatici come un gemello digitale possono dare un grande contributo per lavorare su una sempre maggiore integrazione, andando a fornire una rappresentazione completa del sistema e quindi valutare delle scelte su componenti del sistema, ma anche dal punto di vista degli effetti che hanno sul resto del sistema stesso. Quindi uno strumento per capire cosa funziona, cosa può essere migliorato, simulando appunto determinati interventi. Esatto. È interessante da questo punto di vista l'esempio emblematico di Singapore, che è stata la prima città laboratorio ad utilizzare appunto i gemelli digitali. Arriviamo al progetto WINS, Roberto Prever. Progetto, in questo caso parliamo di un sistema automatizzato di propulsione eolica da abbinare alla propulsione meccanica navale. Leggo nella descrizione del progetto. Anche in questo caso in fondo parliamo di migliorare la sostenibilità industriale e ambientale. Del resto il basso impatto ambientale e la sostenibilità economica oggi sono dei requisiti sempre più richiesti negli stessi bandi di finanziamento europei. Voi vi prefiggete di realizzare una vela con caratteristiche particolari, e in che modo contribuirà alla sostenibilità quindi dell'ambiente marittimo, del settore marittimo? Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, da qui ho una visione bellissima, adesso vedo barche che si muovono a vela, quindi a zero emissioni, che zero emissioni è uno slogan usatissimo ormai per un sacco di attività, ed è molto difficile da realizzare. La vela è stata usata per millenni per muovere persone e merci sul mare, e poi è stata abbandonata con l'avvento dei motori, prima delle macchine a vapore, poi dei motori a combustione interna, eccetera, che garantivano
e affidabilità sui tempi di arrivo della merce. Oggi che stiamo fronteggiando il problema dell'eccesso di inquinamento sempre crescente, chiaramente ritornare a una forma di energia rinnovabile come la vela sembra che sia la soluzione più ovvia e più banale, e nonostante questo siamo ancora agli albori di questa cosa. Noi facciamo parte dell'International Windship Association, che ha dichiarato l'altro giorno all'AIMO che siamo oggi come eravamo negli anni '80 per la generazione eolica di energia elettrica, quindi siamo agli inizi. Questa è la decade in cui probabilmente ci sarà un notevole sviluppo della propulsione eolica delle navi. La propulsione meccanica per i prossimi 20 o 30 anni rimarrà sicuramente, ma si spera di ridurne l'impatto attraverso un utilizzo più intelligente e più diffuso e più intenso di questa forma di energia naturale. Quindi noi abbiamo iniziato 10 anni fa a sviluppare a livello teorico e progettuale dei sistemi che siano molto affidabili e molto facili da usare, perché l'affidabilità è fondamentale a bordo delle navi mercantili, e anche la facilità, perché non è pensabile che equipaggi che sono sempre più ridotti a bordo delle navi per ragioni prettamente economiche, non è pensabile che questi equipaggi siano caricati di ulteriori mansioni faticose o che possono essere anche pericolose. Allora, abbiamo detto all'inizio che stiamo parlando di progetti per la cui realizzazione vede il coinvolgimento di realtà diverse, di imprese, di centri di ricerca, delle università, e progetti che possono contribuire anche a potenziare, a rafforzare la competitività del territorio. Allora, parlando di competitività del Friuli Venezia Giulia, quale vantaggio può derivare dal vostro progetto, dal progetto WINS? Certo, il consorzio di cui faccio parte è composto da aziende del territorio, dove c'è l'Airworks, che è una società specializzata in costruzioni nel campo aeronautico e aerospaziale, ma non solo, con la Lega Leggera, e la Alping Italia, che è una società specializzata in automazione industriale. Noi speriamo di riuscire a gettare le basi per una produzione a livello industriale che ci veda, non per fare dei primati che non ci interessa, ma ci veda protagonisti di questo sviluppo in Italia. Oggi come oggi siamo gli unici in Italia a lavorare in questo segmento industriale con un progetto che è già a uno stadio abbastanza avanzato e che tramite questo finanziamento FESR si realizzerà in un prototipo alto 36 metri che verrà installato da queste parti, non so esattamente dove, ma in area portuale, per fare una campagna di test, di sperimentazione, di miglioramenti, insomma. E sappiamo dire indicativamente quando? Ma direi che potrebbe cominciare a vedersi la fine dell'anno prossimo. Allora, insomma, ci ritroveremo per raccontare lo stato di avanzamento del progetto. Adesso parliamo del progetto Sea2Demo, lo facciamo con Andrea Colavitto. Voi intendete sviluppare un dimostratore tecnologico di sistemi elettrici navali che permetterà, leggo dalla descrizione del progetto, una gestione più efficiente dei flussi energetici. Quindi parliamo di un vantaggio industriale che può derivare dallo sviluppo e dall'applicazione di tecnologie green. Ecco, tutto questo però inevitabilmente richiede competenze avanzate, richiede l'accrescimento del know-how, e allora la curiosità è questa: quali tipo di competenze avanzate, innovative sono necessarie, dovrete mettere in gioco per raggiungere l'obiettivo che vi prefiggete, e come svilupperete insomma questo know-how? Allora, buongiorno a tutti e grazie per la domanda. Tante volte le tecnologie esistono già, ci sono già dei dimostratori tecnologici della singola tecnologia che funzionano, e spesso il problema è integrarli in maniera opportuna. Tante tecnologie delle quali sentiamo parlare, come le batterie al litio, le fuel cell,
sono nativamente in corrente continua, che è una tecnologia nuova e che richiede un livello di competenze e di know-how sempre più elevato e diverso rispetto a quello del passato. Stiamo parlando di sistemi che hanno dei comportamenti diversi rispetto a quelli che siamo abituati ad avere da una trentina, quarantina d'anni a bordo delle navi che sono in corrente alternata. E quindi tante volte la difficoltà è riuscire a far lavorare tecnologie che già esistono e sono dimostrate e integrarle insieme in maniera corretta. Da questo punto di vista il know-how è fondamentale, perché un'innovazione tecnologica, se poi non viene correttamente gestita, integrata a bordo in questo caso, non ha poi l'efficacia sperata. L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un dimostratore tecnologico che permetta di validare queste tecnologie su un laboratorio per permettere poi di portarle a bordo in maniera sicura ed efficace e per permettere che queste tecnologie servano poi a ridurre le emissioni delle flotte di navi sia di taglia piccola che di taglia più grande. E da questo punto di vista il FESR ci ha permesso di mettere assieme un partenariato con delle competenze trasversali, come Fincantieri Sistemi Integrati. Ovviamente abbiamo l'esperienza dell'integrazione di componenti elettromeccanici a bordo delle navi. L'Università di Trieste è un unicum diciamo, tra le università, sia perché troviamo l'unione delle competenze dell'ingegneria navale con le competenze relative agli impianti elettrici navali. Quindi sono due importanti vettori di know-how che ci permettono di avere una connessione col mondo della ricerca dal punto di vista di questi sistemi. C'è TRED, realtà piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia, che è esperta di automazione industriale e leader per alcune applicazioni nel settore. E poi c'è lo spin-off di ETEC, spin-off dell'Università di Trieste, che è specializzato nella realizzazione di prototipi virtuali e simulazioni in real time. Mettendo assieme questo know-how, noi vogliamo non solo risolvere quelle che sono le sfide dell'integrazione di queste componenti e sorgenti innovative a bordo nave, ma anche prima si parlava molto di capitale umano. È un dimostratore che verrà realizzato all'Università degli Studi di Trieste e uno degli obiettivi poi non solo finalizzati all'orizzonte temporale di 42 mesi del progetto, ma di medio termine, è fare in modo che questo dimostratore serva come seme per far crescere nuove figure professionali, quindi colmare il gap che spesso si sente dire che c'è tra il mondo della ricerca e il mondo industriale, per permettere poi di avere in regione, di formare in regione delle competenze che poi servano al territorio per quelli che sono i business che ad oggi sono sul territorio e che permetta di rimanere competitivi nei confronti delle sfide del futuro, non solo a livello italiano ed europeo, ma anche extraeuropeo, perché ci confrontiamo con un mondo che, essendo sempre più globalizzato, ci richiede un know-how sempre, di investire sempre di più sul know-how per rimanere competitivi e poter raggiungere quelli che sono i risultati che siamo prefissati, ovvero quello della decarbonizzazione del sistema marittimo. Da qui anche appunto l'importanza del trasferimento tecnologico, di accelerare il trasferimento tecnologico proprio per far sì che tutto quello che nasce, insomma che i risultati della ricerca accademica possano essere trasferiti al mercato a beneficio di tutte e tutti. Parlavi di prototipi virtuali, sta già emergendo chiaramente attraverso la presentazione di questi progetti quanto la tecnologia possa essere di fatto sia sempre più un alleato della sostenibilità. Di fatto da sola la tecnologia non risolverà i problemi che abbiamo rispetto alla salvaguardia dell'ambiente, però insomma può contribuire, citavamo prima i digital twin, fondamentali, utili per progettare città intelligenti, servizi intelligenti, porti intelligenti, proprio per aumentarne l'efficacia, l'efficienza energetica, ridurre appunto l'impatto ambientale. Anche voi, dicevi, realizzerete un prototipo virtuale. Quanto è importante questo step nell'ambito del progetto? Questo è fondamentale perché ci saranno degli step, si realizzerà prima un prototipo virtuale per poi andare a un dimostratore vero e proprio. E lo step della prototipazione virtuale è fondamentale per ridurre i rischi legati all'integrazione di queste nuove tecnologie. Pensiamo a componenti e sistemi che vanno a bordo di una nave che è in mezzo al mare.
devono essere sistemi sicuri, affidabili e richiedono molto testing e attività di messa a punto a bordo. Il poter studiare e risolvere alcune problematiche legate all'integrazione di questi componenti nuovi, innovativi in un laboratorio permette di ridurre i rischi dell'integrazione di questi componenti a bordo e quindi anche di dimostrare al cliente finale, sia esso il cantiere o l'armatore, che le tecnologie sono provate, sicure e che possono essere utilizzate. E questo è fondamentale per dimostrare che per portare insomma, quello che è l'innovazione tecnologica nel campo del fuel cell o delle batterie, portarla a bordo in maniera sempre più sicura e efficace e consentendo anche di risparmiare tempo. Risparmiare tempo vuol dire aumentare la competitività delle imprese, perché col tempo risparmiato ci si può concentrare non solo su un progetto ma su due e quindi aumentare la produttività del sistema regionale e nazionale. Insomma. Ormai è sempre più evidente quanto la simulazione sia diventato uno strumento determinante e strategico chiave appunto per accelerare e rendere più sicuri e più efficienti appunto i processi di sviluppo di nuove tecnologie. Basti pensare anche a quanto sia diventata importante anche nel campo dello sviluppo di nuovi farmaci, ecco, per uscire da questo settore specifico. Emanuele Brosso, arriviamo al progetto Silent Ship Black Holes, che si pone l'obiettivo di migliorare il comfort a bordo delle navi. Un problema molto sentito, e qui è insomma una sorta di gioco di parole, un problema molto sentito a bordo delle navi è proprio quello delle vibrazioni che si percepiscono. In che modo voi vi prefiggete di risolvere questo problema, quello dell'impronta vibroacustica di una nave? Esatto, sì. Si parla di vibrazioni, ma di fatto poi si sfocia nell'ambito dell'acustica, perché al di sopra di una certa frequenza tutte le strutture messe in vibrazioni irradiano rumore nell'ambiente. E l'innovatività che vogliamo portare a bordo è proprio sfruttare quelli che vengono definiti o chiamati acoustic black hole, che sono dei dispositivi passivi che proprio come fanno i buchi neri con la luce, disposti, posizionati sulla struttura della nave, sono in grado di intercettare, catturare ed abbattere l'energia vibrazionale che si propaga nelle strutture della nave a partire dai motori, dalle eliche, dalle pompe. E appunto all'interno di questo progetto vogliamo cercare di portare una tecnologia che è allo stadio, diciamo, iniziale di sviluppo anche in altri ambiti, proprio sulla nave, andando ad approfondire la geometria di questi dispositivi, andando ad approfondire anche il loro posizionamento a bordo in quantità e posizione, proprio per andare a cercare di sicuramente incrementare il comfort percepito a bordo, ma anche ridurre l'utilizzo di altri trattamenti che già vengono utilizzati a bordo per ridurre proprio le vibrazioni, quindi ridurre anche la quantità di materiali imbarcati a bordo nave, ridurre quindi di conseguenza anche l'impronta carbonica stessa, perché usando meno materiale riduciamo l'inquinamento. Ecco, anche in questo caso il progetto si avvale della collaborazione di più realtà. Certo. Ecco, ci illustri appunto come si sviluppa, come pensate di integrare la collaborazione tra i partner del progetto? Sì, sicuramente i fondi FESR in queste fasi aiutano a catalizzare attorno a un'idea diversi partner. E all'interno del nostro progetto c'è CSNI, c'è Esteco, Fincantieri e l'Università degli Studi di Trieste. CSNI si occuperà sostanzialmente di sviluppare materiali e tecnologie di investigare più che altro il mercato delle tecnologie produttive esistenti per poi realizzare questi dispositivi, e farà anche di interfaccia tra le aziende e i registri navali per garantire la sicurezza
di questi dispositivi imbarcati a bordo. Fincantieri chiaramente ci permetterà di realizzare proprio dei prototipi e di installarli a bordo nave, e sicuramente Fincantieri ha la grande esperienza nelle sue navi sia della misurazione sia di quali sono le fonti principali di vibrazione a bordo. Esteco realizzerà la parte di ottimizzazione e simulazione numerica, e l'Università degli Studi di Trieste svolgerà la ricerca sulle geometrie, proprio sulla fase iniziale di definizione di questi acoustic black hole. Insomma, attori diversi, realtà diverse che fanno gioco di squadra, sinergia, come si diceva del resto all'inizio. Insomma, è difficile, forse miope, pensare di poter affrontare delle sfide complesse da soli, servono competenze diverse. Anche il progetto Sea-Drone ha catalizzato attorno a un'idea diversi partner. Daniele Bruno, in questo caso parliamo dell'obiettivo di sviluppare una piattaforma tecnologica che consentirà a qualsiasi imbarcazione, purché ovviamente equipaggiata con il sistema che voi intendete sviluppare, di svolgere operazioni di monitoraggio, ispezione e logistica senza supervisione. Quindi parliamo di un'automazione di determinati processi. Avete già identificato settori industriali, turistici che potrebbero più di altri beneficiare subito di questa tecnologia, della vostra tecnologia? Avvicinati anche. Ci abbiamo provato a identificare diversi settori. Innanzitutto grazie per l'invito, ovviamente. Mettiamola così, ne abbiamo parlato praticamente per metà della mattinata. Il settore dell'energia, dell'oil, del gas, il settore della telecomunicazione che sfrutta cavi sottomarini, tutto, ovviamente anche il settore della difesa con i collegamenti che abbiamo avuto. Questi ambiti necessitano sempre di più di installare, di sfruttare infrastrutture che dovranno essere ospitate in mare. Quindi la crescente domanda di infrastrutture, diciamo, porterà, o almeno pensiamo che sia così, richiederà sempre di più un intervento umano per il monitoraggio, appunto il controllo, la logistica anche per asservire appunto queste infrastrutture. Ovviamente il mare è un ambiente, diciamo, per definizione che può diventare inospitale, quindi diciamo tentare di ridurre l'intervento umano potrebbe essere, il tentativo di ridurre l'intervento umano potrebbe essere decisivo. Questo per quanto riguarda l'ambito più prettamente industriale. Facevi riferimento invece al turismo. Io vengo da diversi anni di esperienza nella progettazione nautica e anche nel turismo stiamo vedendo, nella nautica da diporto, stiamo vedendo sempre di più nelle fiere dispositivi o imbarcazioni dotate di dispositivi automatici, per esempio per l'ormeggio. Il mix tecnologico che è alla base dei due mondi ci è sembrato essere, nelle discussioni che abbiamo fatto nel partenariato, ci è sembrato essere, come dire, abbastanza simile, no? Sia per quanto riguarda la parte industriale che per quanto riguarda quella più diportistica. Abbiamo voluto mettere qualcosina in più perché tra le aziende che formano questo partenariato c'è anche un'azienda che si occupa di droni aerei e quindi abbiamo pensato di fare appunto sinergia tra le tecnologie marine e quelle aeronautiche, non direi aerospaziali perché insomma dei droni aerei sono di piccole dimensioni eccetera. E quindi l'idea è quella di costruire una piattaforma tecnologica che possa navigare in maniera autonoma ma che possa ospitare al suo interno anche dei droni aerei che quindi dalla superficie del mare possono sollevarsi per portare i cosiddetti payload, quindi telecamere, le cose più facili o altri dispositivi per fare rilievi in zone più lontane dalla superficie, quindi
Pensate per esempio a una piattaforma offshore o anche a fare delle ispezioni in una zona di costa difficilmente accessibile da terra, per esempio. Nella descrizione del progetto leggevo il progetto prevede la realizzazione di un prototipo virtuale e di un mock-up fisico per validare le tecnologie in ambiente marino. Come tutto questo può tradursi, la realizzazione soprattutto del prototipo fisico, intendo, come può tradursi anche in vantaggi per le imprese del territorio? Innanzitutto le 3 imprese coinvolte sono delle piccole realtà, piccole imprese ospitate nell'area di ricerca per 2 di queste, per Plus Solution che rappresento e per Dronus, e nel BIC, nell'incubatore di imprese di Trieste. Quindi diciamo, siamo radicati nel territorio perché siamo ospitati dall'ecosistema, no? che caratterizza questa città e la regione. Le ricadute sono diciamo, evidenti, nel senso che le competenze saranno facilmente, le competenze che oggi vengono utilizzate in ambiti diversi, Plus lavora sia nella nautica sia nell'automotive o altro, Dronus per tantissime cose, M4 che è l'altro partner invece nelle telecomunicazioni, nei sistemi di tracciamento per sistemi industriali o meno per l'economia circolare nello specifico in questo momento. Queste competenze che oggi vengono usate in settori differenti saranno messe a sistema per sfruttare, cioè come dire, per cogliere l'obiettivo di innovare appunto l'automazione nautica o navale più in generale. Quindi diciamo, le ricadute sono evidenti perché delle piccole imprese per la prima, forse non per la prima volta singolarmente, ma in questa occasione si mettono insieme per provare a sviluppare un prodotto o un ecosistema di servizi più sperabilmente che possa essere venduto insieme, diciamo, in maniera integrata. E allora questi sono i progetti innovativi finanziati dal programma regionale FESR 2021-2027 della regione Friuli Venezia Giulia. In chiusura, ma vi chiedo davvero una battuta flash. Ci avete illustrato quali sono gli obiettivi sfidanti dei vostri progetti, in alcuni casi insomma avete illustrato anche quali saranno le tempistiche. Vi chiedo la prima sfida che ciascuno di voi come team intendo dovete affrontare e vincere per insomma avviare e portare verso il successo il progetto. Roberto, prego. Per noi la sfida è rendere il progetto viabile dal punto di vista economico, perché qualsiasi device che serva per migliorare l'impatto ambientale deve essere sostenibile economicamente e commercialmente. È falso che gli armatori si interessino dell'ambiente, gli armatori alla fine si interessano del conto che hanno alla fine del mese in termini di combustibili, e oggi questo conto è arricchito dalle tasse che devono pagare per le emissioni di CO2. Quindi toccati sul portafoglio sono diventati sensibili a questo argomento, e per noi la sfida più grande è rendere il prodotto competitivo a livello commerciale in modo che veramente si possa diffondere sulle navi, perché è pensato per il retrofit su navi esistenti anche. Del resto ricordiamoci che quando parliamo di sostenibilità parliamo di 3 pilastri su cui la sostenibilità si fonda: ambientale sicuramente, ma anche appunto economica e sociale. Gianluca Agustin, velocemente. Per noi la prima sfida è di carattere scientifico consiste sostanzialmente nella riuscire a sviluppare una metodologia di calcolo che permetta di valutare il rumore radiato dalla dinamica e dall'implosione delle bolle cavitative, e quindi dal necessario calcolo in tempo reale dell'evoluzione dell'onda sonora, che appunto è quindi dell'onda di pressione che viene generata da queste dinamiche. Quindi sfide economiche, sfide scientifiche. Dario Campagna. Nel nostro caso la prima sfida che andremo ad affrontare riguarderà una delle 3 componenti fondamentali di un gemello digitale, che sono i dati che vanno ad alimentare poi le simulazioni, quindi andare a identificare le sorgenti di dati a cui potremo avere accesso e a cui vorremmo avere accesso, analizzarle e individuare il modo migliore per utilizzarle.
Anche perché sappiamo quanto la qualità del dato sia fondamentale poi per ottenere dei risultati soddisfacenti e attendibili. Andrea Colavitto. Per noi la prima sfida direi che è quella di rendere il sistema agnostico dalla tecnologia, quindi dobbiamo pensare a un dimostratore che sarà in grado poi anche nel futuro di integrare tecnologie che magari oggi non esistono, sono in fase di sviluppo e che tra 3-4 anni saranno pronte per essere integrate a bordo. Quindi la sfida principale è ad oggi pensare e mappare quelle che sono le tecnologie esistenti e a realizzare un dimostratore che sia in grado di accogliere quelle esistenti ma anche pensando a quelle future. Innovare, insomma. Daniele Bruno? Per noi direi la principale sfida è il mercato. Cioè, nella prima parte del progetto abbiamo proprio fatto un work package dedicato all'esplorazione del mercato, cioè capire quali sono le esigenze, concentrarci su un pacchetto limitato di queste esigenze e possibilmente andare proprio ad intervistare, no, le persone, gli attori, per capire quali sono i veri problemi. Sulla base di questi poi costruire tutta l'impalcatura scientifica, tecnologica, organizzativa del progetto. La sfida, Emanuele Brosso. Sarà appunto dimostrare che questi dispositivi funzionano anche su strutture di così grandi dimensioni come le navi, perché al momento attuale negli altri ambiti vengono utilizzati su componenti decisamente di dimensioni inferiori, e quindi sarà proprio sia la simulazione che poi anche la prototipazione e lo studio in laboratorio sia del singolo componente sia di cluster di componente, per validare in una fase iniziale del progetto la funzionalità e la capacità di abbattere le vibrazioni di questi dispositivi. E allora, per chiudere, Lucio Sabadini, torno da te, proprio una battuta conclusiva. Anche grazie a questi progetti il cluster mare FVG cresce. Sì, teniamo conto che c'è già un portafoglio di progetti nuovi da finanziare, quindi cresce, il sistema territoriale ha bisogno di continuità di investimento nell'innovazione e quindi la sfida per noi è trovare nuove opportunità di finanziamento per i progetti che stiamo incubando. In bocca al lupo. Grazie. E adesso vi ringrazio, rimanete pure sul palco e invito al microfono l'assessora Alessia Rosolen, assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. La invito al podio. Che dire, ancora una volta ci ritroviamo su questo palco a sottolineare l'importanza di fare rete e supportare la collaborazione appunto tra attori diversi dell'ecosistema dell'innovazione, appunto per un futuro intelligente e sostenibile del territorio. Grazie a tutti, grazie a chi ha prodotto questi progetti, al racconto puntuale che è stato fatto durante questo evento, che poi non è altro che il risultato di quello che è l'obiettivo principale che l'amministrazione regionale si dà, quindi riuscire davvero a costruire un sistema in cui le imprese, quindi chi conosce le necessità, i parchi scientifici, le università, gli enti di ricerca riescano a mettere assieme e di mettere a sistema, esattamente come stiamo dicendo, quello che poi in realtà è il futuro. È un modo diverso di fare ricerca, è un modo diverso di applicare la ricerca ed è lo strumento che in realtà sposa, e non mi ripeterò di nuovo rispetto a quello che abbiamo detto prima con la subacquea, quelle che sono le orchestrazioni politiche, perché ci sono sicuramente le orchestrazioni industriali, come ha detto l'ingegner Cizzilino, che possono essere messe in campo a supportare in realtà poi alla base di tutto lo sviluppo di un territorio che già
come primati è sicuramente ai vertici nazionali. Nella presentazione del Venture Capital dedicato proprio a questo settore, l'altro ieri il Presidente Folgero ha detto probabilmente anche ai vertici europei mondiali rispetto alla capacità da un lato innovativa, dall'altro di impiego, dall'altro di trasferimento di risorse e di messa a disposizione poi in rientro di risorse a livello territoriale. Io approfitto solo perché proprio anche dai progetti è emersa questa necessità di ripercorrere quelli che sono i due temi a mio avviso strategici. Tolto il tempo, non ripeterò il tema del tempo, i temi strategici verso cui andiamo. Sicuramente una trasversalità di utilizzo di settori e di conoscenze, l'intelligenza artificiale, i dati, la cyber security, che va ad incrociarsi con quella che è la multisettorialità sulla quale le stesse discipline vanno ad incrociarsi. Quindi la visione dell'amministrazione regionale che assieme a Fincantieri punta all'ampliamento dei settori di cui si occupa Cluster Mare FVG è dimostrata dai 6 progetti che ci sono stati illustrati oggi e che mettono inevitabilmente in collegamento quelle che sono le frontiere dei nuovi sviluppi tecnologici che abbiamo davanti, il mare sopra e sotto, lo spazio e sicuramente il tema dell'energia, collegata, ça va sans dire, a quelli che sono i temi dell'innovazione sicuramente digitale, sicuramente ambientale, e anche questa è una delle cose apprezzate nei progetti che sono stati illustrati, ma tenendo ben dritta quella che invece a mio avviso e ad avviso sicuramente della Giunta regionale rimane la sostenibilità innanzitutto sociale di un territorio che sicuramente risponde a delle vocazioni che si porta dietro da sempre, ma che appunto non vuole lasciarle o non vuole fossilizzarsi su queste per tralasciare o trascurare altri spazi di azione. Per cui il ringraziamento è da parte della politica a chi ha beneficiato di questo tipo di programmazione, perché la più grande soddisfazione è sicuramente quella di vedere che bandi, strumenti che sono stati studiati come operazioni di importanza strategica diventino cose effettive che poi servono sicuramente a chi questo tipo di ricerca e questo tipo di impresa la fa, ma servono necessariamente a chi la farà dopo di loro. Grazie. Grazie, anche perché appunto le competenze in regione ci sono e metterle a sistema è fondamentale per perseguire appunto questi obiettivi sfidanti. Grazie Assessore Rosolén e buon lavoro e a tutte e tutti voi buon vento e buona Barcolana 2024. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi.